Buon pomeriggio a tutti, a quelli presenti in aula e ai colleghi che vedo collegati online. Alfredo Rizzo, ho visto Franco Crevatin, Francesco Tutugno, ciao Alfredo, poi mi sembra di aver visto Patrizia Bologna. Grazie di essere qui in questa bella giornata che dedichiamo in ricordo molto vivo e presente tra di noi del professor Roberto Gusmani. Avevamo pensato di fare un convegno a 10 anni dalla scomparsa, nel 2019, purtroppo non siamo riusciti per ragioni ovvie e ben note a tutti ad organizzarlo, e abbiamo pertanto ripreso queste attività a giugno di quest'anno facendo il primo convegno in modalità online, di cui oggi presentiamo anche gli atti del convegno in ricordo di Roberto Gusmani, tenutosi il 20 giugno, con la promessa mantenuta di ritrovarci qui in presenza per un incontro scientifico con i colleghi che hanno accolto l'invito sia a giugno e adesso anche a novembre di riprendere le linee di ricerca del professor Gusmani. Il professor Gusmani con il quale io mi sono laureata, non dico quando, meglio tenere segreti queste date, di cui naturalmente ho un ricordo splendido, soprattutto delle prime lezioni di glottologia sui prestiti francesi nel medio inglese, che mi ha aperto un po' questa passione verso la glottologia. Ringrazio Manuela Colombi, che è qui in rappresentanza sia del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, sia del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, per essere qui con noi, e ringrazio soprattutto Paola Gusmani che ci ha raggiunte in questa giornata in ricordo del professore. Grazie Paola, e cedo la parola a Emanuela Colombi. Grazie Emanuela. Prego. Sì, no, preferisco perché faccio lezione in quest'aula e quindi mi trovo a disagio seduta. Io innanzitutto do il benvenuto a tutti voi, anche a chi non ha potuto essere presente in persona, in un ruolo uno e trino, come dicevo prima, che mi mette un po' a disagio non solo per l'immagine in sé, ma anche per le cariche che rappresento in questo momento, che sono quelle del magnifico rettore e della nostra direttrice di dipartimento. E mi mette a disagio anche perché come dire, intuisco anche immagino la portata non solo istituzionale ma anche affettiva che entrambi avrebbero portato nei loro saluti, e che insomma cerco di ricostruire un po' alla Tucidide come la verosimiglianza dei discorsi, per cui innanzitutto saluti affettuosi da parte del rettore, professor Roberto Pinton, che condivide in questo momento una carica che Roberto Gusmani ha assolto, quella di rettore, e se posso dire, con lui è venuto a mancare, e davvero leggendo 2009 dico no, ma mi sembra ieri, è venuto a mancare un altro di quelli che io chiamo i grandi maestri, la generazione dei grandi maestri. Io a volte dico ai miei ragazzi mi dispiace per voi perché avete molta meno occasione di conoscerne quei maestri che hanno dato un'intera impronta a una disciplina, che hanno avuto anche la possibilità di avere una visione un po' a tutto tondo di una disciplina e del modo di intenderla, che è una possibilità che per noi è più difficile, perché grazie anche a valutazioni quantitative, pressioni eccetera, dobbiamo leggere sulla stessa cosa 20.000 voci bibliografiche che magari non sono utili, e non ci è più concesso il respiro di fare uno spazio indietro e di vedere le cose dall'alto. Il mio professore amatissimo, scomparso anche lui qualche anno fa, Manlio Simonetti, quando gli ho detto certo professore, di studiosi come lei che riescono ad avere questa visione così ampia di respiro, che poi è quella che ti motiva a cercare anche le cose più piccole, la sua risposta è stata e ci credo, gli altri sono morti tutti. Per cui è davvero una generazione
a cui siamo chiamati, secondo me, a guardare per riprendere l'insegnamento, che è quello che vedete anche qui a fianco a me e tra il pubblico, di essere in grado di creare una scuola, che vuol dire la generosità di lasciare spazio a interessi diversi, a personalità scientifiche e umane diverse, e al tempo stesso comprendere in sé, nella propria visione, interessi che sono completamente diversi. E questo è già un modo, no, di non pensare al proprio particolare e ai soliti risultati e benchmark che ci vengono posti, ma di mettersi al servizio degli altri come maestro innanzitutto. Ecco, per me il mio ricordo personale di Roberto Gusmani, che vedo ogni giorno incarnato nel nostro specialissimo gruppo di linguistiche, è veramente, credo gli dia da lassù gioia ogni giorno, per me una lezione che va un po' oltre i confini disciplinari, ecco. Quindi scusatemi se ho messo anche una parte personale, ma avendolo conosciuto ci tenevo molto. Grazie. Grazie Emanuela. La parola ora al professor Briones. Prego, professore. Riesco a ricordare. Ecco, spesso il titolo di un convegno è l'elemento più problematico nel momento in cui si mette in moto l'organizzazione di una iniziativa. Abbiamo scelto la lezione di Roberto Gusmani, con questa polisemia del termine lezione, che lascia trasparire la personalità, come ha detto Colombi, a tutto tondo di Roberto Gusmani. Non è soltanto la lezione in senso restrittivo della capacità di trasmettere saperi, non è soltanto la ricerca, ma è anche l'autorevolezza istituzionale, l'equilibrio, la capacità anche di lasciare liberi i suoi allievi. Questo è un grande merito. Le scelte di ricerca che abbiamo fatto insieme con tutti gli studiosi che in continuità, le generazioni che si sono susseguite, sono state ispirate al libero arbitrio, pur nel rispetto della visione complessiva umana del professor Gusmani. Gli episodi sarebbero tanti da ricordare, gli aspetti della sua opera saranno attentamente selezionati e indicati dai colleghi che si succederanno nelle relazioni, quindi non serve che qui individuiamo i campi del sapere da lui praticati, ma ricordiamo la sua grande personalità, il sapersi essere speso per le istituzioni fino all'ultimo. Sapete che l'università ha attraversato dei cambiamenti epocali, certamente a partire dalla fase del suo rettorato fino al 2009. Negli ultimi anni accettò, questo torna al suo merito, restai meravigliato, accettò di entrare a far parte del nucleo di valutazione dell'Ateneo, cosa che mi meravigliò moltissimo, perché pensai, ma professore, perché diciamo misurarsi con situazioni così complicate, algoritmi? Ebbene no, ecco, ideò persino un algoritmo di valutazione della ricerca di Ateneo, di cui ho un appunto che preferisco non far circolare, dimostrando in questa maniera, come forse tenteremo con il dottor Ernesto Lisci quando parleremo al tramonto del dialogo istituzionale che abbiamo vissuto per anni, ecco, di questa capacità di innovarsi. Ecco, il grande maestro è colui il quale evolve nel senso della trasformazione positiva della sua energia al servizio della ricerca, della didattica, del territorio, come vedremo. Questa è la lezione, è il termine che abbiamo scelto. Prima di cedere la parola a Paola Gusmani, di cui ascolteremo ben volentieri il messaggio, per dimostrare quanto fosse apprezzato anche in campo internazionale a tutti i livelli il professor Gusmani. Proprio pochi giorni fa mi è giunta comunicazione che alcuni studiosi albanesi, lessicografi,
che fortunosamente riuscirono ad arrivare da Tirana negli anni '80 a Udine su invito del professore che manteneva contatti internazionali a tutto campo, e ricordano questa visita all'Università di Udine che si sviluppò tra tante difficoltà e con tante presenze curiose al fianco degli studiosi lessicografi, inseriranno questo episodio della venuta a Udine dell'accoglienza riservata dal professor Gusmani come in una biografia dei loro genitori. Quindi questo dimostra come tante testimonianze come quelle che abbiamo visto nelle opere in onore e in memoria che abbiamo promosso negli anni, e di una figura che non cessa di mantenere vivo il ricordo della sua personalità. Grazie per l'attenzione, cedo volentieri la parola a Paola Gusmani. Ecco, appunto, se si sente già non lo vedo. Buongiorno, grazie. Inizio leggendo e poi vado un pochettino a braccio. Intanto volevo ringraziare anche a nome di mia sorella Laura, che adesso purtroppo è impegnata per lavoro, non poteva essere presente, spero arrivi più tardi. E volevo ringraziarvi per le costanti dimostrazioni di stima e di riconoscimento nei confronti di nostro padre, attraverso i ripetuti eventi organizzati per ricordare il suo apporto alle discipline e alla materia che tanto ha amato. Ci sono stati più eventi e ci fa sempre tanto piacere. Tutte queste attestazioni di stima hanno sempre avuto tanto valore per noi, e in questo includo anche la mamma, che adesso non c'è più, perché eravamo ben consapevoli di quanto lui era schivo e riservato, non amava le dimostrazioni esplicite e pubbliche, non è mai stato alla ricerca di occasioni per essere incensato, e io credo che ci sia alleggia ancora questa sua volontà, e quindi sentiamo veramente sincerità e affetto nei confronti di queste occasioni, nei momenti di queste occasioni. Ringraziamo di cuore quindi ogni organizzatore, chi sta partecipando, chi è incuriosito. Un grazie particolare alla professoressa Bombi, che ci è stata tanto di aiuto nel valorizzare tutto il lavoro e il materiale che il papà ci ha lasciato. Anche molto concretamente ci ha aiutato nel districarci in tutto quello che il papà ci aveva lasciato. Ecco, oggi pensavo, è un evento in ricordo del papà, e io vorrei dare anche il mio apporto, portare qualcosa nel ricordo, che per me è un ricordo di papà, perché non era il professor Gusmani, era papà. Allora racconto solo un paio di episodi che tratteggiano come era lui. Una cosa così simpatica per ridere, ma che era proprio un classico di lui. Allora, quando io ero studentessa, ogni tanto venivo a studiare qui nella biblioteca di Diamantica, per intendersi, non so se ancora un'aula di studio, però in quella volta si veniva lì perché si incontravano altri ragazzi, si stava fuori a chiacchierare, eccetera, eccetera. E io andavo a studiare in biblioteca, però mai più dicevo al papà vado, non vado, così, e anche lui insomma andava a lavoro, ma io non sapevo neanche dove era. Un giorno ci siamo incontrati per caso proprio nel corridoio, e lui stava accompagnando dei professori stranieri, mi pare, che erano in visita qui, e ci siamo visti tutti e due colti alla sprovvista, perché diciamo, ma che cosa fa? E il papà gli è venuto vicino e mi ha dato la mano. Cioè questo tipico del professor Gusmani. Buongiorno, e io sono rimasta. Poi sono arrivata a casa, l'ho preso in giro per anni su questa cosa. Dico, vedi, tua figlia all'università, cioè, è stata una cosa, però questo era il professor Gusmani.
Cosa devo dire? Invece vi volevo raccontare una cosa che per me è stata tanto più importante. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato tanto il papà, come tutti i papà, la gran parte dei papà, se siamo fortunati a ciascuno di noi. E il papà mi ha insegnato in particolare una cosa grossissima che sto apprezzando soprattutto adesso che sono genitore a mia volta. Se io riesco a essere una mamma decente, io devo dire grazie, e i miei figli devono dire grazie al nonno Gusmani, perché la cosa che lui mi ha più insegnato è stata, e spero che possiate sentirlo anche voi, il valore dell'unicità di ciascuno, perché lui non ha mai voluto omologare, a lui io penso nella nostra famiglia, noi figlie a lui, a quello che sta, ci ha sempre rispettato per la nostra diversità. E allora, un episodio particolare, ma tutto perché io sono stata una figlia disgraziata, dico sempre ai miei figli mi ho trattata bene perché io ho fatto passare peggio ai miei genitori. Comunque, una cosa che per me è stata importantissima, quando alla fine dell'ultimo anno del liceo, io non ho detto niente per tutto il liceo su cosa avrei voluto fare all'università. Ho pensato, ho previsto di tutto naturalmente nei 5 anni delle superiori. Quando alla fine ho capito che era la scelta che era quella giusta per me, non ho detto niente fino a dopo che ho fatto l'esame, la matura. E il pomeriggio che ho fatto l'esame sono tornata a casa e ho detto ai miei genitori, adesso perché loro mi chiedevano, allora io dicevo, vi dico quando ho fatto l'esame perché pensavo non lo passo. Tutti gli studenti, dopo che poi in realtà l'avevo passato bene, però non si ha consapevolezza delle proprie capacità, no? Quando sei ragazzi. E ho chiamato i miei genitori e ho detto, io voglio fare l'assistente sociale, che in quegli anni non era ancora neanche una disciplina universitaria, lo è diventata mentre io stavo studiando. Però io volevo fare quello. Mi ricordo benissimo il papà, il rettore, la testa, il professor Gusmani, tutto quello che volete, che appena l'ha sentito ha detto bellissimo, io adesso mi alzo e mi chiedo a telefono ai miei colleghi di altre città per capire qual è il percorso migliore da fare. E devo dire che non si è mai sognato di dire vorrei che tu facessi qualcosa di diverso, ed è stato il primo che ha apprezzato il mio modo di fare il mio lavoro, che il mio lavoro è l'assistente sociale. Ne sono felice, lo amo e sono felice che ho potuto fare quello che desideravo, perché nel lavoro ci passiamo tanto tempo della nostra vita. Ecco, la lezione per me dei Gusmani, tra le tante, è stata proprio quella di dare valore all'unicità di ciascuno e mai dare per scontato che il proprio modo di pensare è il migliore o l'unico. Cioè, lui un pochettino pensava che fosse il migliore perché io ho sempre detto che mio papà aveva questa considerazione dell'universo. Al primo posto c'era il papà, sotto ci stava Dio e poi tutti gli altri esseri umani. Questo era. E poi anche altre cose che dicevo sempre a papà, tu hai la testa a forma di un'ortologia, perché non gli entrava altro, cioè, anche per cambiare una lampadina in casa doveva farlo qualcun altro, se no rimaneva lì perché lui o era a forma di un'ortologia o non gli entrava. Questi sono ricordi da figlia. Vi dico che l'ultimo 2 parole è un ricordo molto personale, però so che gli arriva. E allora volevo raccontare questo.
a un certo punto della mia vita e anche della vita dei miei familiari e dei miei genitori, del mio papà, io ho avuto un incidente grosso, sono stata un mese in coma, eccetera. Per vicende, eventi che non mi racconto, il papà è stato il primo, ero ricoverata a San Donato, ecco, grazie. E il papà è stato il primo dei miei familiari che ha potuto venire in ospedale quando la polizia è stato contattato perché è stato detto la figlia ha avuto l'incidente. E mio papà è stato il primo che è arrivato da me in ospedale quando io ero in coma. E io ho avuto una vicenda pesante, un mese di coma che ha voluto dire tantissimo, che ha cambiato il mio approccio alla vita, e io dico sempre, per me è stato il periodo più bello della mia vita. E comunque, al di là di quello che è stato, insomma, del vissuto che ho avuto, che è stato molto positivo, sicuramente per chiunque era vicino a me e anche per me dopo l'uscita dal coma e recuperare, è stata una cosa faticosa. Però il papà è stato il primo a arrivare da me, è arrivato con il suo amore. E il giorno che è stato male e poi poverino abbiamo portato all'ospedale, poi è morto, l'ho accompagnato io in ospedale quella mattina, sono stata con lui un po' di ore e poi sono venuta a casa. Alla sera, a mezzanotte, mi ha telefonato mia mamma e mi ha detto: Paola, hanno telefonato dall'ospedale che papà è in terapia intensiva in coma. E io non so se ce la faccio ad andare. E io ho detto a mia mamma: stai tranquilla, stai a casa, vado io. Sono uscita lasciando i bambini a casa che dormivano, potevano telefonare quelli della protezione, vabbè, comunque sono andata in ospedale, sono entrata in terapia intensiva dal papà e gli ho detto: papà, eccomi, sono qui, come tu sei stato nell'89 da me. Bene, adesso riprendiamo i lavori. Grazie Paola e grazie Emanuela. Allora, iniziamo la parte scientifica del nostro convegno. Siamo qui al tavolo il professor Marco Mancini, che ci apre il convegno con la sua lezione dal titolo La figura di Roberto Gusmani. Grazie Marco per essere qui. Colleghe e colleghi, signora Gusmani, che saluto ovviamente con grande cordialità, la professoressa Colombi, che ringrazio per i saluti che ha portato da parte anche del magnifico lettore, e poi naturalmente un ringraziamento al professor Orioles e a Raffaella Bombi per avermi dato questo compito non facile, francamente, veramente non facile, di parlare appunto della figura di Roberto Gusmani. Allora, esordisco proprio dicendo che è molto complicato, come potete immaginare, per me parlare del profilo di Roberto Gusmani, in quanto studioso eminente di linguistica storica, di culturologia. No? Ne sono stato, questo sì, e ne sono ancora un lettore assiduo e appassionato. Io ribadisco quello che ebbi a dire ormai 10 anni fa, sempre qui a Udine. Con Gusmani, a parte alcuni contatti in seno alla SIG, alla Società di Culturologia, ho avuto un rapporto di frequentazione quasi esclusivamente scientifica ed editoriale. Mi riferisco soprattutto a convegni e incontri linguistici, naturalmente. Un paio di volte, però, devo dire, qualche reciproco sfogo lettorale attorno a una mensa. Per lui ho nutrito, lo confesso, un vero e proprio timore reverenziale, testimoniato da un'allocuzione sempiterna in terza persona. L'uomo era assai riservato, è stato giustamente ricordato. Schivo, anch'io ho usato questo aggettivo, anche se talvolta insospettatamente, come dire, cordiale, arguto, spiritoso. Se vedete l'intervista del 1994, che per me è stata una bellissima scoperta, sulla sua carriera udinese e soprattutto sul suo periodo rettorale, che come potete immaginare mi ha incuriosito moltissimo,
Ne avrete un'ottima testimonianza di questo lato del carattere del professor Gusmani. Basti lamentare il fantastico aneddoto che lui racconta sull'ermellino del rettore quando lui divenne rettore, appunto, e i gatti di Udine, quindi lascio questo, no, dovete leggere per crederlo, perché è veramente una cosa di uno spirito fantastico. Bisogna pur dire, come ha rivelato più volte Paolo Di Giovine, che l'evidente prossimità fra le concezioni scientifiche di Gusmani, da lui più volte peraltro riconosciuto, e di quelle di Berardi, cioè del nostro maestro, specie sui problemi del reconstructum indoeuropeo, ce lo rendono, per così dire, particolarmente familiare. Il che non stupisce, conoscendo, per così dire, l'antica prossimità fra i due ragazzi del 99, che furono i rispettivi maestri, cioè Vittorio Pisani ed Antonino Pagliari. Chi ha avuto l'occasione di connettersi online con il sottoscritto durante il malinconico biennio pandemico non avrà mancato di notare che alle mie spalle, nella libreria dove custodisco il magnifico Lüdisches Wörterbuch, c'è una foto scattata proprio qui a Udine, si riconoscono le vetrate antistanti il cortile alberato, che ritrae proprio Belardi e Gusmani, entrambi sorridenti. Segno di una mia personale ammirazione, per cui ho avuto la ventura di seguire anche i due maestri nelle vicende vincenti. La seconda ragione di difficoltà è che la figura di studioso di Gusmani è stata oggetto già di parecchie meritorie analisi. In appendice al loro intervento di apertura negli atti del convegno in occasione del decennale della scomparsa, programmato, come raccontava adesso giustamente Raffaella, per il 19 e poi spostato per problemi dovuti alla pandemia a giugno di quest'anno, Vincenzo Rioles e Raffaella Bombi elencano ben 13 profili commemorativi e 18 interventi su singoli aspetti della ricerca scientifica di Gusmani, per lo più contenuti nei due volumi, rispettivamente del 2011, mi ricordo, di Roberto Gusmani, e del 2014, l'eredità scientifica di Roberto Gusmani. In pratica ogni segmento della sua vasta e articolata produzione è stato indagato e lo sarà anche oggi con gli interventi che seguiranno. Anatomista a tutto tondo, una scelta pionieristica negli anni 50, come giustamente osservò Prostocimi, grecista, italicista, germanista, slavista, grandissimo indoeuropeista, storico della linguistica, sia antica, specie Aristotele, ne parlarono Melazio e Silvestri a suo tempo, sia moderna. Questo secondo caso, emblematicamente, cultore delle ricerche di Ascoli, ne ha trattato proprio Raffaella Bombi, e direi inevitabilmente di Schuchart, studioso della variazione del mistilinguismo. A Schuchart, come hanno mostrato Poli, Porzio Gernia, Zipf e De Mauro, Gusmani improntò il proprio lavoro e soprattutto il suo interesse per, cito, la funzione dell'individuo e l'attenzione concentrata sull'attività del parlante, come scrisse appunto Maria Luisa Porzio Gernia. Di sicuro con De Mauro uno Schuchart riletto guardando anche al non amato ma ben conosciuto Saussure. Sono parole appunto di Tullio Ramiro. Del resto la figura dello Schuchart, assertore della miscidanza come principio costitutivo del divenire delle lingue, fu uno dei modelli anche del maestro di Gusmani, Vittore Pisani, come ha ribadito di recente Giovanni Gobber. Schuchart, prima ancora di Géron, fu l'autore in assoluto più presente nella linguistica storica italiana antipositivista e antineogrammaticale della prima metà del secolo scorso, a cominciare proprio dallo stesso Matteo Bartoli. Sintesi della maggior parte degli interessi scientifici di Gusmani e la produzione, come sapete, interlinguistica. Gusmani letteralmente fondò in Italia la disciplina dell'interlinguistica, mettendo a frutto davvero allievo di Pisani, così come ce l'ha restituito un bellissimo ricordo molto recente di Lele Banfi, la miriade di ricerche di dettaglio, di etimologie, di analisi praticate nel corso della sua lunga carriera, a cominciare da quelle appunto anatolistiche. L'Anatolia ha rappresentato uno straordinario e articolato scenario di interferenze millenarie fra lingue indoeuropee e non indoeuropee. Si pensi ai lavori di Gusmani sulla trilingue di Xanthos, sul frigio, sull'ittita, sull'uvio, lidio e licio. Un contesto di plurilinguismo accentuato, notò sempre Tullio De Mauro, che indusse Gusmani ancor più convintamente alla svolta appunto interlinguistica. Alla ricostruzione dello scenario dell'Asia Minore del secondo e del primo millennio a.C., lo dico en passant perché di questo si occuperanno persone ben più competenti di me, Gusmani contribuì con intuizioni profondamente innovative, fondate su una ricognizione soprattutto geolinguistica. Sul piano lessicale, si pensi solo al già menzionato Lüdisches Wörterbuch, pubblicato a nemmeno 30 anni di età,
non me lo ricordavo questo, me lo sono ricordato rileggendolo, nel 1964, dalla prestigiosissima Carl Winter Verlag, e il punto di svolta nelle ricerche su questa Trümmersprache, tanto da far dire ad Anna Morpurgo che at present the study of ancient Lydian and consequently of Lydia would be inconceivable without the background and the direction provided by Roberto Gusmani's oeuvre. O ancora Spensi al volume Il lessico e Tito del 1968, la cui rilevanza scientifica è stata additata da Paola Cotticelli. Sul piano storico generale, non solo per aver precocemente adombrato processi di contatto e di creolizzazione nell'area microasiatica, ma soprattutto per aver insistito e demolito, termini di Romano Lazzeroni, la teoria dell'iperarcaismo ettita, alla luce della collocazione comparativa delle laringali, ma meglio sarebbe dire con Gusmani della laringale. La ricostruzione linguistica e le problematiche connesse sono state un cavallo di battaglia, in effetti, di Gusmani, immerso come era nelle discussioni degli ambienti scientifici, soprattutto tedescofoni. L'argomento è stato trattato appunto più volte da Paolo Di Giorni. Gusmani seguì una posizione sul reconstructum indoeuropeo molto simile a quella dei principi di funzionalità di Walter Berardi e prima ancora di Antonino Pagliaro. Distinse in modo netto fra una geometrica proiezione ricostruttiva, un sistema, nella terminologia di Cosello, e una protolingua venata di aspetti sostanziali. Berardi avrebbe detto una comunione linguistica, una norma, sempre nel metalinguaggio di Cosello. Aggiungendo a queste due, con spirito molto critico, la terza prospettiva, quella razionalista del metodo ricostruttivo, che altro non è che il tipo sempre di Cosello, cioè la reinterpretazione dei dati ricostruiti in termini di coerenza tipologica, la struttura apofonica della radice delle origini di Benveniste, l'istanza della sistemazione laringalista nell'apofonia di Kulivovic, oppure l'istanza glottale di lingua indoeuropea e indoeuropei di Gankrelidze e Ivanov, e prima ancora, non ce lo dimentichiamo, di Jacobson. I saggi di Roberto Gusmani, che esplicitamente o implicitamente si occupano delle problematiche interlinguistiche, costituiscono approssimativamente un terzo della sua intera produzione scientifica. Un terzo è senza dubbio una quantità notevole, specie se rapportata a una produzione scientifica di per sé imponente, con più di 300 pubblicazioni. L'acmè di questa produzione si riscontra durante gli anni '80, quando uscirono a breve distanza la prima e la seconda edizione dei saggi su interferenza linguistica. Come hanno osservato i curatori degli studi in suo onore del 2006, a Gusmani appartiene anche, cito, la paternità di nozioni dotate di alto potere esplicativo, tra cui tutte quelle che interpretano la variegata tipologia del calcolo linguistico, strutturale, sintematico, concettuale, accanto all'elaborazione del costrutto di induzione di morfema, che in effetti tutti noi ormai impieghiamo costantemente. Ricordo ad esempio che proprio Romano Lazzeroni intitolò un paio dei suoi lavori muovendo proprio da tale categoria dell'induzione. L'efficacia di questa terminologia metalinguistica, non dimentichiamolo, è dovuta anche al fatto che Gusmani la elaborò a seguito di riflessioni sul piano sincronico e distribuzionale precisissime. Si vede quanto ha osservato Sgroi a proposito, per esempio, della triade sintema-sintagma composto. E poi, da ultimo, ma non ultimo, c'è il Gusmani militante nelle questioni delle lingue minoritarie e delle politiche etnolinguistiche, la cui eredità è stata validamente raccolta dai suoi allievi, a cominciare ovviamente da Enzo Orioles. Un Gusmani nel quale si inverano gli antichi interventismi ascoliani, sui quali hanno scritto pagine importanti Stussi, Lucchetti, Covino, e in rapporto allo stesso Gusmani, l'ho già accennato, appunto Raffaella Bugni. In definitiva, quella di Gusmani, una bibliografia straordinaria, mai scontata, mai ripetitiva, sempre originale dal punto di vista sia teorico sia fattuale. A questo punto vorrei approfittare della circostanza per cui, secondo l'aureo aforisma di La Bruyère, tout est dit et l'on vient trop tard. Impossibile, come ho detto, ripercorrere o commentare i tantissimi interventi già pubblicati su Gusmani. Tenterò invece un esercizio storiografico nel quale mi ha in parte preceduto Enzo Orioles quando commemorò Gusmani ai Lincei nel 2013.
Proverò cioè a collocare la figura di Roberto Gusmani all'interno del progresso evidente che interessò la linguistica italiana ed europea durante la fase del secondo dopoguerra, una fase che corrispose a quella che chiamerei la seconda generazione dei nostri maestri e che Orioles ha correttamente definito una generazione per così dire intermedia. I nostri maestri diretti, aggiungo, vista, ahimè, la fascia anagrafica a cui molti dei presenti appartengono. A cominciare da me, è vero, vista Doras. Costoro, i nostri maestri, condivisero a loro volta il privilegio di essersi formati alle diverse scuole di glottologi della prima generazione, quella invece dell'anteguerra. Pur proseguendo le ricerche di dettaglio, come osservava Paolo Ramazza nel 72, alcuni di loro non si sottrassero a un ripensamento delle posizioni teoriche ereditate specie di quelle idealistiche, alla luce dei primi fruttuosi contatti con le tradizioni dello strutturalismo europeo e in misura assai minore statunitense. Credo che l'attenta ricostruzione del periodo che definì, perdonerete la autocitazione, protostrutturale o protostrutturalista nell'Italia tra gli anni 20 e gli anni 40 del Novecento, abbia dimostrato come si possa, nelle parole di Rosanna Sornicola, identificare una via italiana alla composizione del complesso rapporto tra idee dello storicismo e dello strutturalismo. Una via originale, aggiungiamo noi, volta a privilegiare la soggettività storica dei parlanti e il loro ruolo, pur diversamente inteso, nel movimento della varietà linguistica. Iniziata timidamente con la prima generazione, definita in modo netto e robusto con la seconda generazione. Grazie a queste riflessioni, in tutti, Gusmani incluso, l'approccio neogrammaticale non è più operante. Già attorno alla metà degli anni 60 è, come scrisse appunto Paolo Ramate, ampiamente superato. Non semplicissimo ricostruire lo Stammbaum che dalla prima generazione si ramifica progressivamente nella seconda, un albero caratterizzato da molte interferenze trasversali, da non poche onde che ne mettono in crisi, fortunatamente, l'impianto rigidamente fissionista. La prima generazione era costituita da tutti coloro che erano nati a cavaliere del Novecento, i linguisti cresciuti all'ombra più o meno prossima dei grandi pionieri, primo fra tutti ovviamente, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Dunque Bartoli, Merlo e Terracini, i più anziani. Devoto era del 1897, Pagliaro del 1898, Pisani del 1899, decisamente più giovane Bonfante, certo sentì parlare del giovane Bonfante, 1904 fa un po' impressione, e Bolelli del 1913. La mancanza di solide tradizioni antecedenti li costrinse il più delle volte a formarsi tra autodidatti, a cominciare dallo stesso Ascoli peraltro, e ad avere rapporti molto solidi, spesso decisivi, con l'estero. Pisani autodidatta nel greco e nel sanscrito è un dato consegnato ormai al mito, ma anche devoto, per sua stessa ammissione in uno scritto autobiografico che apre il primo volume degli scritti minori, iniziò da autodidatta, ma successivamente alla laurea la sua esperienza estera fu assai articolata, a Berlino, a Basilea, nonché poi anche a Parigi con, figuriamoci un po', Antoine Meillet, Van Dries e Jules Bloch, seguendo corsi di lessicologia indoeuropea, greco e latino arcaico, nonché di irlandese di Osco Mundo. Pagliaro riuscì a studiare a Vienna e a Heidelberg con una borsa di studio tra il 1922, attenzione agli anni, tra il 1922 e il 1925, con Kretschmer e rispettivamente con il grandissimo Bartolome, iranista, e con Meiser. Poi si servì, questo pochi lo sanno, del libretto delle lezioni che gli avevano consegnato questi maestri all'estero per dimostrare che non aveva partecipato alla marcia su Roma. Perché quando ci fu l'epurazione nel 1944 lo accusarono di essere stato marxista, come si diceva. In realtà lui era stato marxista, pensate un po', perché ci fu una legge che negli anni 30 riconobbe a tutti coloro i quali erano iscritti al Partito Nazionalista, lui non era fascista all'inizio, dopo sì però, e si erano iscritti al Partito Nazionalista, di vedersi anteriormente al 24, di vedersi riconosciuto appunto l'epiteto di partecipante alla marcia su Roma, cioè era di fatto un titolo onorifico, che normalmente comportava una serie di vantaggi,
come potete immaginare. E si servì proprio dei suoi libretti, vedete, no, io non sono stato a Manchester Roma, vedete, sono stato con Bartolomeo e lui effettivamente sicuramente lo impegnava molto di più. Bonfante, suo malgrado, come Terracini peraltro, viaggiò moltissimo all'estero, Spagna, Stati Uniti, ma la sua formazione non ne risentì molto. Nacque scientificamente proprio alla scuola di Antonino Pagliaro, anche se poi in qualche modo ne rinnegò i principi, affascinato dalla neolinguistica bartoliana. Bolelli, infine, allievo di Merlo, studiò nel corso degli anni 30 a Heidelberg e a Parigi, sempre proprio con Vandries e addirittura con Benveniste. I loro discepoli, fra i quali musulmani, si formarono durante il periodo bellico o immediatamente dopo, verso la primissima metà degli anni 50. Frequenti anche nel loro caso i periodi di studio all'estero, spesso in Francia e in Germania, seguendo le orme di chi li aveva preceduti. Belati si laureò con Pagliaro, ma per sua stessa dichiarazione qualcosa doveva anche all'inquieto Bonfante. Bolognesi, coetaneo del mio maestro, erano entrambi del 23, studiò e si laureò con Pisani. Seguì Benveniste fra il 51 e il 54 all'École Pratique, ma sempre in quel turno di tempo, quando era esercitatore di glottologia. Carissimi veri. Frequentò Pagliaro prima a Roma e poi a Milano Cattolica, dove Pagliaro tenne l'incarico che poi trasmise proprio allo stesso Bolognesi. Lazzeroni, come sapete, del 30, studiò con Bolelli e con quello che chiamò il suo maestro di penna, e cioè Vittore Pisani. Gusmani, del 35, si laureò con Pisani e arricchì subito dopo, come sapete bene, la sua esperienza con una lunga stagione all'estero, a Erlangen, dove non solo intensificò i propri studi anatomistici, a Erlangen insegnava Holbeck, ma acquistò grande confidenza con il mondo scientifico tedesco, come ha testimoniato Ernst in un convegno che si tenne proprio qui a Udine. Infine, sempre per limitarmi alla linguistica storica, Aldo Luigi Prostocini si formò alla scuola di Giacomo Devoto, di cui seguì soprattutto le orme in ambito, come sapete, latino e italico, e fra tutti appare come il più giovane, essendo nato nel 1941. In tutti, capitalizzando, come scrive Orioles, la solida eredità, senza per questo negarsi alle aperture e agli aggiornamenti più equilibrati, apparato teorico e metodi ereditati dalla precedente generazione furono variamente declinati e rielaborati. Tutti convergevano verso un'interpretazione ormai solida e matura dello storicismo linguistico, in cui la tecnica della lettura strutturale dei fatti di Long e di Parole era pienamente integrata nel metodo e nelle tecniche di analisi. Probabilmente colui che si mostrò alla fine il più libero, il più autonomo e forse anche il più originale in questo lungo processo di elaborazione fu Romano Lazzeroni, che ancora stiamo rimpiangendo e che abbiamo da pochissimo, come sapete, commemorato all'Accademia Nazionale dei Lincei. Cartina di tornasole era il suo modo di trattare il testo e i protocolli fattuali che ne scaturivano. Il testo, qualunque testo, per Lazzeroni adombrava sempre un sistema o quantomeno una sistematicità. Inizio con qualche ovvietà a fronte di tutti i nomi che vi ho elencato e con quello che Tullio De Mauro avrebbe definito il neon catalogos, per arrivare a identificare 3 pilastri fondativi che contraddistinsero l'episteme di Gusmani e degli altri nostri maestri appartenenti alla seconda generazione post-bellica: l'escursione storico-linguistica amplissima, l'attenzione primaria ai testi, l'induttivismo radicale nel fissare le categorie generali. Questa seconda generazione non fu certamente omogenea dal punto di vista degli interessi scientifici, né poteva esserlo. Troppo distanti fra loro erano i punti di riferimento e soprattutto troppo differenti erano le sensibilità individuali, gli interessi maturati, gli stessi settori praticati nelle rispettive sedi di formazione. E però uno stigma che si ritrova in tutti era la compresenza veramente impressionante di lavori scientifici in ambiti diacronici e geolinguistici molto ampi, che coniugavano l'Oriente e l'Occidente quantomeno indoeuropei, come case studies sui quali maturare la sensibilità comparativa, un elemento curriculare, un primo pilastro fondativo dei loro profili di cui occorre tener conto e che oggi è quasi completamente scomparso. Jakob Malkiel, grande romanista, individuò acutamente questo elemento tipico della tradizione italiana sotto la specie del combinato fra indoeuropeistica e romanistica. The two-faceted pattern lo chiamò, stupendosi di riflesso di come in Italia la glottologia, a parole sue, lungo le orme ascoliane si espandesse
e, vuole dirlo, la filologia romanza si restringesse. Un'ampia escursione storico-linguistica era dunque ritenuta indispensabile per circoscrivere e studiare in modo adeguato le profonde differenziazioni socio-culturali di cui le documentazioni erano un pallido riflesso, esattamente il contrario di un riduzionismo a prioristico fuori dalle determinazioni storiche, quello che Gusmani chiamò, cito, il miraggio di una riduzione dei fenomeni in termini tali da consentire un'interpretazione apparentemente ispirata a maggiori obiettività, parole molto acute. Questa sua convinzione gli permise di polemizzare lungo la linea di Pisani non solo contro i mitologemi del vecchio naturalismo ottocentesco, ma anche in uno dei suoi ultimi scritti, che è stato tra l'altro ripubblicato negli atti, alla fine degli atti di un convegno, contro le pretese di accoppiamento fra dato biogenetico e dati storico-linguistici. Uno scritto bellissimo, devo dire. In questi autori della seconda generazione, la storia linguistica è narrata come incrocio di correnti, conflitto di variabili, interferenza perenne fra strutture. Lazzeroni utilizzava appositamente la nozione di diasistema. Basti leggere i saggi di Gusmani sul panorama linguistico anatolico fra il secondo e il primo millennio a.C. Rammentano da vicino le rappresentazioni dell'Europa linguistica nel Pisani di geolinguistica indoeuropeo, ma anche quelle rivoluzionarie sull'Italia antica di Giacomo Devoto, distruttore dell'unità italo-celtica, o quelle più mature sociolinguisticamente di Prosdocini sulla storia della lingua di Roma o sulle dinamiche del contatto in ambito osco-sannita. Negata la monoliticità genealogica e quella del presunto sostrato unitario microasiatico, Gusmani riorganizza la documentazione in una eterogeneità ordinata, ovviamente uso questa sintagma con cognizione di causa, nella quale le varietà gareggiano fra loro in una sorta di mercato delle lingue antichissimo. Tornando alla gamma degli interessi di Gusmani e degli altri suoi amici e colleghi, la naturalistica non fu praticata se non marginalmente e inizialmente da Belardi e da Lazzeroni, mentre come sappiamo fu il campo di lezione appunto di Gusmani. Si era laureato, come sapete, sul frigio. Al netto delle lingue classiche e delle problematiche indoeuropee che occuparono a lungo l'attività di tutti i nostri maestri, Belardi, Bolognesi, Gusmani, Lazzeroni, Prosdocini, Campanile naturalmente, si esercitarono a lungo sulle questioni ricostruttive, l'orientalistica in senso stretto fu praticata soprattutto da Lazzeroni, indiano, da Belardi, da Bolognesi, che ebbero una preparazione molto simile nell'iranistica, nell'armenistica e nella semitistica. Evangelisti, allievo come sapete di Pisani, va ricordato per via dei suoi interessi indianistici e tocaristici, nati proprio a Milano. Non voglio poi dimenticare che anche Prosdocini, una cosa che si ricorda poche volte, agli inizi della sua carriera si interessò del persiano antico e ha sempre mostrato grande confidenza anche con l'indiano. Meno frequenti gli interessi slavistici, fortissimi in Gusmani e ben presenti in Belardi, che tra l'altro fu uno dei pochissimi in Italia a coltivare anche le lingue baltiche, come per esempio Devoto, ma non negli altri, e quelli germanistici che videro l'operosità instancabile di Gusmani, di Campanile, di Bolognesi, di Prosdocini e per un breve periodo sempre di Belardi. L'italico, di cui la prima generazione si occupò grandemente, penetrò profondamente negli interessi di Prosdocini, degno allievo di Devoto, e di Campanile, che ne divennero fra i maggiori esperti sulla scena internazionale. Anche Gusmani, Lazzeroni e tangenzialmente Belardi se ne sono occupati. Tutti, infine, chi più, chi meno, coltivarono il settore della romanistica, confermando l'opinione già rammentata appunto da Marchiel. Campanile, che io sappia, resta fra i pochissimi, forse l'unico, assieme agli interessi Le Ponzi e di Prosdocini, ad essersi interessato di Cettico, come allievo di Bolelli, intendo ovviamente fra gli allievi diretti di Bolelli. La storiografia linguistica, infine, fu approfondita da Gusmani in varie occasioni. Ascoli, Schuchart, Agostino, Saussure, ma soprattutto la teoresi aristotelica che lo avvicinò moltissimo a Belardi, come lui stesso ammise, ricordandolo in un convegno del CEO appunto del 2009, su cui poi tornerò a parlare. In entrambi la storiografia era un esercizio di ripensamento delle proprie posizioni, piuttosto che un'oggettiva riproposizione di modelli e di interpretazioni praticati nel passato. Belardi, infine, fu l'unico a interessarsi in modo approfondito di fonetica sperimentale, lo voglio ricordare così en passant, anche se in questo ambito un cenno va fatto anche a Meriggi e a Nullo Minissi,
che lavorava all'Orientale, di cui ormai pochi si ricordano, ma che è stato uno dei primi ad affrontare le problematiche della fonetica in senso anche strettamente materiale. E Belati si interessò anche di fonematica, naturalmente. Belati studiò molto più di Pagliaro questioni di linguistica generale e teorica, con una grande attenzione per i nuovi indirizzi che hanno caratterizzato il secondo Novecento. Il lungo elenco che ho fatto, di cui mi perdonerete, è propedeutico a una seconda considerazione. È del tutto evidente che l'esperienza in settori con storie documentari differenti e con problematiche filologiche molto complesse era ritenuta costitutiva del profilo del linguista storico. Costitutiva. C'è allora da chiedersi il perché. E qui viene il secondo pilastro fondativo delle ricerche di Gusmani, un pilastro che ancora una volta lo accomunò a tutti i colleghi di quella che ho chiamato la seconda generazione, la sua generazione. Si tratta del pilastro testuale, dell'interesse per il dato ermeneutico variato attraverso l'ispezione filologica in tutte le possibili declinazioni che il passato offre ai nostri occhi, che sono occhi di storiografi di eventi fermati nel tempo della scrittura, occhi alla ricerca inesausta delle tracce che fanno la storia. La storia, scriveva infatti Mark Bloch, è una conoscenza per tracce, fatta di ragionamenti a partire da documenti, spesso incompleti e frammentari, pronta a cogliere il prodotto simbolico in qualunque artefatto. Per Gusmani, il fattore filologico testuale accompagnò costantemente le sue argomentazioni storico-linguistiche, come hanno osservato diversi esegeti, Poli, per esempio, Prosdocini, Silvestri, García Ramón. Ed è un tratto che lo distingueva dal proprio maestro, questo bisogna pur dirlo, cioè Vittore Pisani, grande linguista, dotato di una grandissima capacità intuitiva, che soprattutto, devo dire, riversava nelle straordinarie etimologie che fondava, creava, costruiva, ma che insomma sul piano filologico non era proprio tantissimo interessato. Però, tanto per non lasciarlo da solo, lasciatemi dire che anche Antonino Pagliaro, di cui abbiamo ovviamente tutti quanti una venerazione a Roma come il nostro capostipite, certo non Luigi Cesi, ebbene, insomma, non è che Pagliaro, proprio quando affrontava per esempio i testi medio-iranici, eccellesse per acume filologico, usava molto, come dire, lo strumento ope ingenii, ma c'era talvolta troppo ingenium e poco ragionamento tecnico filologico. D'altra parte la filologia iranica da questo punto di vista si presta, perché come dire, si fonda spesso e volentieri, troppo facile, sui testimoni unici. Quando uno c'è il testimone unico, no, ovviamente l'ingenium diventa così preponderante nell'interpretazione. Questa sensibilità di Gusmani maturò, come sapete, nell'epigrafia soprattutto microasiatica. Questa attenzione per il dato testuale si concretizzò inevitabilmente anche in un interesse per la grafetica storica e per le sue referenze sostanziali. Si pensi solo alla scoperta del valore applicato del segno di cui lui si occupò, nell'ubio geroglifico, che consentì a Gusmani di scoprire nuove tracce addirittura della satemizzazione nel sud della penisola anatolica. Interessi filologici e grafetici toccarono, come sapete, in modo analogo molti altri suoi colleghi e allievi della prima generazione. Ricordo solo il nome di Prosdocini, Nazzeloni, Campanile e lo stesso Belati, naturalmente, per quello che riguarda la linguistica medio-iranica. Ma voglio ricordare anche i contributi di Giancarlo Bolognesi, quando si occupò di un testo, per esempio, molto difficile, di antica origine partica, il Drachter Asulik, l'albero di Assiria. Il confronto con la concretezza del documento e con il suo senso complessivo, giusta la bellissima recensione proprio di Prosdocini all'epigrafia romana di Susini, è un principio di metodo cruciale in tutti costoro. Ciascuno lo sviluppò alla luce di chi gli aveva impartito la lezione di quello che Nietzsche chiamava il lento raggiungere, in un famoso passo dell'Aurora, uno dei passi iniziali dell'Aurora. Vi leggo il passo nella traduzione italiana. Filologia, infatti, è quell'onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, il trarsi da parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento, essendo un'arte e una perizia di orafi della parola che deve compiere un finissimo attento lavoro
e non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento, lento ovviamente in italiano perché fa riferimento alla terminologia tecnica musicale. Interessarsi al testo quindi significa interpretarlo, alla luce non solo del contesto filologicamente inteso, ma anche del contesto storico-culturale. Il testo è l'epifenomeno della concezione storicista della linguistica. Storia come storia documentaria, storia di cultura, una svolta che caratterizzò già i linguisti della prima generazione, che fu perfezionata, se posso dire fu tecnicizzata, da quelli della seconda. Di nuovo i saggi interlinguistici di Gusmani ne sono un esempio più lampante. La concezione comune a Gusmani e agli altri è una concezione storicista integrale, o come avrebbe voluto Devoto, neostoricista, per distinguerla dallo storicismo crociano, caratterizzata da un uniformismo debole, lo chiamerei così, attentissimo alle peculiarità spesso irriducibili delle culture del passato. Lo stesso Gusmani a dircelo. Scrive: se vogliamo veramente comprendere una lingua quale specchio dell'evolversi di una civiltà, non possiamo fare a meno di considerarla nel suo costituirsi e trasformarsi nel tempo e nelle interrelazioni profonde con la storia politica, economica, sociale e letteraria. Questo punto di vista storicistico, sempre parole sue, non è dunque suggerito soltanto da interessi, per così dire, di natura antiquaria, ma si rivela, guardate bene, l'unico in grado di presentarci una lingua nella sua integralità. Un qualsiasi saggio naturalistico di Gusmani serve a capire come funzionasse concretamente il metodo combinatorio interpretativo calato nel dato filologico. Ne cito solo uno: il breve lavoro sull'allomorfo entritico im del verbo per essere, in Lidio, apparso su Sprache del 1971, ipotesi poi consolidata con un lavoro di un anno successivo su Calmos. Si parte da un singolo testo, un sigillo, fino a quel momento inedito. Si studiano le caratteristiche esterne del manufatto, il tratteggio delle iscrizioni incisali, confrontandolo con altre analoghe. Si confrontano possibili letture alternative di natura pronominale su base distribuzionale e combinatoria. Vi si riconosce ipoteticamente un titulus loquens, si individua nel segmento im, in manelim, l'allomorfo encritico di un ipotetico esmi io sono, si allarga l'orizzonte ad altre epigrafi per trovarvi conferma dell'interpretazione avanzata sulla base di strutture sintattiche parallele. Infine si rafforza nel secondo lavoro l'interpretazione affacciata nel primo alla luce di nuovi documenti. Quod erat demonstrando. E questo metodo lo si ritrova inverato decine di volte nei lavori suoi e di tutti i linguisti di quella che ho chiamato appunto la seconda generazione. È un metodo, per così dire, obbligatorio per chi si confronta con i testi del passato. Risalendo oltre l'interesse specificamente testuale, emerge dunque in tutti i linguisti di questa generazione una concezione, dicevo, profondamente storicistica dello sviluppo linguistico, assai distante dai formulari dell'algebra diacronica strutturalista o post-strutturalista. Una concezione che permise a Gusmani di cogliere per differenziam lo status astratto e geometrico dell'indoeuropeo ricostruito rispetto alla protolingua e alle manifestazioni linguistiche concrete. Di qui anche la convinzione di come siano fallaci modelli allotri e naturalistici applicati alle lingue, come quello della ricostruzione genetica e dell'evoluzionismo biologico, a cui, come vi ho detto, Gusmani dedicò uno dei suoi ultimi bellissimi saggi. Insisto, su questo si annida lo specifico scientifico che ci rende tutte ugualmente familiari le opere dei nostri comuni maestri. La storia linguistica è prima di tutto storia di eventi testuali e come tale storia di produzioni simboliche collocati in spazi pluridimensionali che vanno esplorati e riguadagnati per cogliere il senso, Sinn in tedesco, delle forme ivi contenute. Storia di monumenti, come scrisse Berardi. Una intuizione del genere, che potremmo definire tranquillamente humboldtiana, era stata adombrata dalla prima generazione dei linguisti italiani con la doverosa eccezione del referenzialismo paleontologico di Giacomo Devoto, che qualificò più volte la propria idea della linguistica storica come vera e propria storia linguistica, nel famoso passo iniziale della storia della lingua di Roma e del profilo linguistico dell'Italia.
In definitiva, il paradigma neurostoricista, come l'ho chiamato storicista integrale, fu esplicito in Gusmani, Belardi, Bolognesi, Campanile, che tornarono molte volte a insistere sul connubio tra linguistica e filologia, ma so che di questa tematica poi parlerà più tardi Paolo Boccetti, sulla natura pluridimensionale della storiografia anche delle lingue. Da questo punto di vista, la coppia del filologein e del filosofein, che De Mauro riteneva identitaria prima di Luigi Ceci e poi dell'intera scuola romana di linguistica, tutto sommato si può ben dire che era presente in tutti i grandi maestri del nostro non troppo lontano passato. E d'altra parte lo stesso Lazzeroni più volte ha distinto due metodi di fare ricerca linguistica. Altro diceva la descrizione diacronica, altro la storia, osservava in uno dei suoi primi interventi teorici, e attribuiva, secondo me molto giustamente, la consapevolezza di una tale distinzione alla tradizione degli studi italiani di dialettologia indoeuropea. La storia non è la diacronia non è la storia. Come è noto, questa distinzione di metodi e di oggetti fu introdotta in un paio di celebri contributi del già citato Malchiel e di Alberto Barbaro, e lo stesso Ravante la riprese in un lavoro storiografico del 75 dedicato appunto alla linguistica storica. Qui, alla luce del progresso rappresentato dalla storia linguistica dell'Italia unita di De Mauro, Ramante riconosceva che questo approccio non è tanto o soltanto una storia della lingua, quanto una storia attraverso la lingua, un approccio caratterizzato dalla sintesi fra storia interna e storia esterna, in una dialettica perennemente rinnovantesi, già in autori come Terracini, Devoto, Pisani, Bertoldi e anche in Gusmani. All'interno di questo grappolo di nozioni fondative della linguistica storica, o se si preferisce, all'interno di questa episteme, come l'ho chiamata, si colloca un altro pilastro fondativo, il terzo e ultimo a cui voglio far cenno, la pratica che ho chiamato rigorosamente induttiva, alla base di qualunque generalizzazione linguistica. Basta scorrere la bibliografia scientifica dei più volte evocati Belardi, Bolognesi, Campanile, lo stesso Gusmani, Lazzeroni, Prosdocini, per rendersi conto che da un canto non rifuggirono affatto dall'esplicitare riflessioni sul funzionamento delle lingue in sincronia e diacronia, ma dall'altro lo fecero sempre muovendo dai dettagli, dalle verità di fatto, basate sulla raccolta dei dati, fossero singole questioni etimologiche, fonologiche, morfologiche o sintattiche. Di qui l'immagine sempre determinatissima e singolare dell'evento linguistico, rettamente inteso come fenomeno calato nell'individualità storica naturalmente, ma condizionato dalla sistematicità della tecnica della lingua. Torniamo nuovamente per un momento ai lavori interlinguistici di Gusmani. La concezione della linguistica storica come studio di atti linguistici individuali consegnati alla documentazione, palesemente di derivazione pisaniana, lo fece accostare alle questioni interlinguistiche da una prospettiva, voglio insistere su questo, di dettaglio, per così dire. Lo studio di ogni isoglossa, di ciascun prestito, in Gusmani come in Bolognesi, come in Belardi, in Prosdocini, presuppone prima di tutto il confronto diretto con i monumenti storici, con la loro analisi attenta e con la loro interpretazione, lo abbiamo detto. E lo studio delle questioni generali attinenti al funzionamento delle lingue presuppone a sua volta i singoli fatti, e se i fatti sono eventi storici, ogni forma di riflessione linguistica non può farne a meno, qualunque forma di riflessione linguistica. Questo è il punto cruciale su cui vorrei insistere. Per questo ho parlato in questo caso di induttivismo radicale, cioè la generalizzazione sul funzionamento delle lingue non muove da un ragionamento astratto e, diciamoci la verità, autistico all'interno delle strutture, muove da una riflessione di quella che è la varietà, variazione, individualità dei singoli eventi storici. I singoli eventi storici per noi sono le documentazioni storiche, sono gli eventi consegnati alla tradizione della scrittura. Nulla scientia sine historia, si potrebbe dire, anche se con un'accezione decisamente più moderna rispetto ai famosi asserti integralisti di Terracini, famosa frase, secondo cui la linguistica o è storica o non è. Insomma, bei tempi. Lì sfiducia teorica, perché io dico subito che sennò mi si prende per un integralista, un talebano.
tale sono peraltro. Di sfiducia teorica ormai lo sapete, che dopo tanti anni, 30 anni, 40 anni che ci conosciamo. Allora, di sfiducia teorica a priori nei confronti della sistematicità della lingua in nome della categoria dell'espressione individuale. Qui riconoscimento della funzione paradigmatica dello strumento socialmente e dunque storicamente determinato della langue, delle sue classi oppositive e delle sue varietà funzionali. Uno dei grandi meriti della generazione a cui appartenne Gusmani fu quello di superare, ben inteso, nettamente, la dimensione angustamente individualistica e antisociale del fenomeno linguistico, dimensione che nella fase proto-strutturalista della linguistica italiana ancora adagiava la riflessione di un Terracini, di un Devoto che era imprigionato in una sterile contrapposizione fra istituto e scarto stilistico individuale, o di un Pisani che in una rassegna degli anni 50, dopo essersi confrontato con i nuovi indirizzi della linguistica generale, come aveva già fatto nel famoso saggio, lo ricorderete, su Schleicher, che praticamente è la maschera di Saussure, ebbe a dire sostanzialmente: eccoci, finalmente siamo arrivati alla linguistica storica, che è la vera linguistica. No? Come dire, mi sono dovuto soffermare sulla linguistica generale, mi sono un po' annoiato, ma adesso finalmente parliamo della vera linguistica. Ben diverso, più flessibile e recettivo, bisogna riconoscerlo, fu l'atteggiamento di Pagliaro, come ebbe modo di notare Belardi e come è stato più volte sottolineato. Il famoso congresso Linceo del 1956 sulle scienze del linguaggio sancì definitivamente il suo distacco dall'idealismo individualista crociano. La cosa divertente di quel convegno, questo lo raccontò sempre Belardi, è che Pagliaro non fu invitato a parlare. Allora, come suo solito, si vendicò facendo una persona, insomma, come dire, che era non male dal punto di vista della reattività psicologica. Abbiamo questo DNA, come avete capito, si è prorogato, vero, nelle generazioni, e Pagliaro, allora, per vendicarsi, fece una serie di interventi a tappeto, a raffica, su tutti gli interventi, tutti quanti. C'erano anche biologi, psicolinguisti, psicologi, eccetera, in ognuno ovviamente demolendo l'impianto in genere tipo individualistico crociano. Il più divertente è quello che fece contro Bonfante, perché Bonfante a un certo punto, sorpreso di questo Pagliaro che sembrava improvvisamente Saussure, dice: ma devo constatare che il mio venerando maestro, no, ha completamente cambiato impostazione, cioè, perché io mi aspettavo che tu, come dire, fossi un difensore, no, dell'espressione individuale, dell'approccio crociano, e invece Pagliaro fece, per gusto della polemica naturalmente anche, ma anche per convinzione profonda, invece come dire, ha tessuto in quel convegno le lodi della langue, del sistema, della tecnica linguistica, che poi sono le concezioni che sono trasferite nel pensiero, come sapete molto bene, di Cosseni. In fondo, queste affermazioni di cui stiamo parlando non sono poi tanto lontane dalla famosa frase di Paul, di Hermann Paul, a giustificazione del titolo dei suoi principi della Sprachgeschichte, una frase che non appare poi così scandalosa, vero? Che se si riflette bene a tutto quello che stiamo imparando ancora oggi da un Gusmani o per esempio da un Belardi. Ve la riporto in italiano. Devo ancora giustificare la mia scelta, dice Paul, del titolo Principi di storia linguistica. È stato obiettato che esiste un'altra visione scientifica della lingua rispetto a quella storica. Devo negarlo. Quella che viene dichiarata un'osservazione non storica e tuttavia scientifica della lingua non è altro che un'osservazione imperfettamente storica, imperfetta in parte per colpa dell'osservatore, in parte per colpa del materiale osservato. Non appena si va oltre la mera osservazione dei dettagli, non appena si cerca di cogliere il contesto, di comprendere i fenomeni, si entra anche nel terreno storico, anche se forse senza esserne perfettamente consapevoli. Non siamo poi tanto lontani dal Terracini di qui sopra, però un po' più elegante. Prima ancora, e mi avvio a concludere, che per consapevolezza teorica il modello induttivista si giustificava in base al fatto che il materiale indagato proveniva da decine di lavori ermeneutici condotti di prima mano sui testi germanici, greci, latini, slavi,
In tale ambito l'aspetto più interessante della teoresi di Gusmani, infatti, non giace tanto nello studio delle condizioni sociolinguistiche, di cui lui pure parla, per esempio, nel lavoro sui problemi di datazione dei fenomeni linguistici dell'88, né in quello delle condizioni rigidamente strutturali del prestito. E soprattutto il prestito di lessemi e di morfemi ad averlo interessato, come sapete molto bene. La ricca tipologia individuata nel corso dei suoi lavori non appare però mai fine a se stessa. Parlare di tutto ciò ha per Gusmani un solo scopo: mostrare l'azione creativa dei singoli parlanti nella ricezione dei prestiti assunti dalla lingua moderna, nella loro rispettiva lingua replica. Cioè dietro questa concezione c'è una concezione linguistico generale del funzionamento dei sistemi linguistici e del ruolo che ha in questo caso l'atto linguistico, la parola rispetto alla LOC. La stessa idea dell'indoeuropeo ricostruito in Gusmani, come in Belardo e in Lazzeroni, si basava sull'esperienza, per così dire, sul campo, per quanto paradossale possa apparire una simile formulazione, visto che si sta parlando di una lingua ricostruita, ma è proprio la concretezza delle impostazioni in merito a quella che Gusmani definiva una protolingua a condurre alla formulazione per evidente differenza tecnico-operativa dell'indoeuropeo come proiezione astratta, frutto delle procedure ricostruttive. Berardi codificò in maniera illuminante questo approccio sul piano della teoria linguistica. Concludo. Nelle opere di Gusmani si assiste in presa diretta al mutamento di paradigma che interessò la linguistica italiana del secondo dopoguerra. Questo mutamento vi fu, solo qualche attardato cultore del sostratismo non se ne accorse, ahimè, come Carlo Battisti, che ancora nel 1966, in una importante rassegna estera, poteva scrivere che nell'ultimo trentennio il decorso degli studi linguistici in Italia si svolse senza sbandamenti sulle vie tradizionali. Certo, insomma, probabilmente il mutamento e il ripensamento del significato della storia linguistica fu la premessa necessaria per quella rivoluzione che ingenerosamente Daniele Gambarara attribuì di fatto al solo De Mauro verso la metà degli anni 60, proclamando addirittura che i linguisti italiani, se si dedicavano a riflessioni generali, si trattava, cito, di un'attività domenicale e subalterna. Che gentile. Cosa semplicemente falsa, come ho cercato di argomentare, muovendo proprio dalle ricerche di Gusmani. E aggiungo, questo permettetemelo di dire, Tullio De Mauro, se non fosse cresciuto a quella che lui stesso ha definito la scuola romana, la scuola di Pagliaro, di Berardi, di Marcello Durante, ben difficilmente avrebbe assunto le posizioni di avanguardia che ebbe negli anni 60. Permettetemelo di dire, così mi sono tolto questo peso che ho da anni. Analizzare questo mutamento veicolato dalle opere di Gusmani e degli altri linguisti significa misurare la distanza che separa la riflessione dei nostri dimenticati maestri da quella della maggior parte dei linguisti italiani della prima generazione, della terza non oso parlare naturalmente. Questi si fermi per lo più su vie tradizionali, in quegli anni cruciali di crisi in cui, secondo Giovanni Nencioni, finirono per confrontarsi due culture che si affiancarono quasi ignorandosi, quella della linguistica tradizionale storicistica ed empirista sotto il vessillo crociano e quella decisamente minoritaria, più sensibile alle sollecitazioni della moderna linguistica generale. Fra questi, Roberto Gusmani. Gusmani, il 12 di novembre del 2009, avrebbe dovuto parlare al convegno in memoria di Walter Berardi, ai Lincei, dove era stato da pochissimo cooptato. Pochi giorni prima, come sapete, venne purtroppo a mancare. Quasi a un anno esatto dalla scomparsa di Berardi, avvenuta il 31 di ottobre del 2008, si verificò questo nuovo lutto. Lesse il suo intervento Vincenzo Rioles, intervento che si concludeva con queste parole: il pensiero va, con sincero rimpianto e profonda riconoscenza per quanto ci ha dato, ad un indimenticabile maestro e ad un uomo che ha tenuto fede alla sua vocazione scientificamente anche nei momenti delle prove più dolorose. Nella lunga catena di trasmissione dei saperi e degli affetti che legavano e che legano ancora oggi maestri e allievi e che ho provato a ricostruire in questo intervento, valgono queste stesse parole a significare la memoria che lega tutti noi al nome di Roberto Gusmani. Grazie. Grazie infinite, non ho altre parole, sono anche un po' commossa da questa conclusione perché poi ricordo perfettamente quel convegno ai Lincei
in cui appunto, se non ricordo male, Gusmani l'aveva organizzato per Velardi e poi diventò il convegno anche per il memoria di Gusmani, tutto sommato, perché la situazione è un momento molto triste. Comunque grazie Marco per questa splendida lezione, per questo ricordo tutto tondo di Roberto Gusmani. Io non aggiungo altro. Se ci sono domande da parte del pubblico o da parte delle persone che ci stanno seguendo online, sono ben accette. Prego. Dunque, c'è Maria Patrizia Bologna. Prego, Patrizia. Grazie Raffaella. Io volevo intervenire innanzitutto per ringraziare Marco per questa bellissima relazione dove ha inserito a tutto tondo la figura di Roberto Gusmani nel quadro della linguistica dell'epoca, dando anche un eccellente esempio di analisi storiografica. Approfitto anche di questo mio intervento di apprezzamento nei confronti della relazione di Marco Mancini per portare un saluto ai presenti anche da parte del sodalizio glottologico milanese. Come è stato ricordato, Vittorio Pisani era il maestro del professor Gusmani e tutti noi a Milano non possiamo dimenticare l'attenzione, il sostegno che ha sempre avuto nei nostri confronti, nei confronti della sede che è stata la sede in cui si formò e si laureò. Io personalmente tra i ricordi che affiorano alla mente a persone che come me sono ormai, come si dice, in pensione, tra i ricordi più cari, ecco, a cui ogni tanto penso quando penso alla mia passata attività, sono le telefonate che facevo al professor Gusmani la mattina molto presto, perché come sapete arrivava in dipartimento, aveva un'abitudine diciamo che lo avvicinava a uno dei miei maestri, il professor Campanile, no? Se volevi parlare con loro dovevi chiamare molto presto. Io tante volte, mentre mi avviavo all'università, chiamavo il professor Gusmani, che non mi ha mai negato parole di incoraggiamento, di sostegno e preziosi consigli. A Marco dico molti complimenti per questa sua relazione e voglio dire, scherzando, ecco, mi permetto anche di dirgli di non sentirsi talebano, perché sentendo le sue parole ripensavo a ciò che leggiamo in una delle note manoscritte di Saussure, che fa riferimento alla sua prima conferenza, alla sua prima lezione, la lezione introduttiva a Ginevra, mi pare databile al 1891, in cui Saussure disquisiva proprio sulla necessità di considerare la linguistica come essenzialmente una linguistica storica e parlava appunto del fatto che non si può descrivere la lingua se non dimenticando appunto la storia. E quindi insomma non sentirti Marco talebano, perché semmai già lo era Saussure, ecco. Che è diventato forse la bandiera, cioè la vulgata del suo pensiero, come sappiamo, è diventata forse la bandiera di coloro che possono accusare di essere talebani, coloro che esprimono certe idee sulla storicità della lingua. Grazie e ho avuto molto piacere, ecco, di ascoltare questo tuo ricordo e tanti complimenti. Grazie Patrizia, dirò solo una cosa,
per fortuna Saussure studiava l'Ipsia, quindi il passaggio per l'Ipsia evidentemente, fortunatamente l'ha segnato. Grazie comunque dei tuoi apprezzamenti, grazie davvero. Grazie Patrizia, se ci sono interventi in sala, non vedo mani alzate. Ah sì. Mi pare ci siano altre domande. Queste quelle. Ok. Va bene, allora grazie ancora. Bene, proseguiamo con i lavori. Chiedo al professor Oriole se può prendere posto. Sì. E chiamo al tavolo Carlo Consani, Paolo Di Giovine e Paola D'Ardano. Entriamo subito nel vivo della discussione. C'è un richiamo ipertestuale, per così dire, in questi interventi che ora si susseguiranno all'incontro online del 20 giugno. Si tratta di una rivisitazione, ma con elementi innovativi molto interessanti che ci proponiamo di ascoltare e di apprezzare su alcuni temi che furono appunto esposti in modo molto originale nel corso del convegno del 20 giugno. Do subito la parola a Carlo Consani, il primo della triade che si susseguirà, costituita anche da Paolo Di Giovine e da Paola D'Ardano. Carlo Consani interviene, come ci dirà, su minoranze e interlinguistica, traendo spunto anche in parte da alcuni interventi di una sezione dedicata che si svolse proprio durante la sessione online, che molti di voi ricorderanno. Anche da parte mia un saluto ai colleghi che sono collegati online, ai quali rinnovo il ringraziamento per questa partecipazione a questo momento di continuità del lascito di Roberto Guzmani. Prego Carlo. Sì. Dunque, diceva bene il Presidente della seduta che io prenderò spunto principalmente dai contenuti della seconda parte di questo volume, ricordando Roberto Guzmani, che raccoglie gli interventi che si sono tenuti il 20 giugno scorso. Forse il salto che c'è rispetto alla relazione che abbiamo appena sentito non potrebbe essere più grande, perché io partirò proprio da alcuni fatti molto specifici di lingua, cercando poi alla fine di vedere se è possibile da questi ricavare alcune indicazioni di carattere generale e metodologico. Ma nel frattempo il titolo Minoranze linguistiche e interlinguistica, il titolo del mio contributo di oggi, è stato concepito qualche settimana fa, e nel frattempo, naturalmente lavorando alla stesura di questo mio intervento, discesa naturalmente un'integrazione rispetto a questo titolo, un sottotitolo che recita così: l'insegnamento di Roberto Guzmani e la scuola linguistica udinese. Questo perché chi non ha avuto il tempo di sfogliare gli atti di questo convegno non ha visto che la seconda parte di questo volume è intitolata appunto Lingue in contatto, plurilinguismo, il tema minoritario, la scuola linguistica udinese. Quindi nella prima parte di questo titolo, appunto Lingue in contatto, plurilinguismo e tema minoritario, sono presenti proprio tre tematiche che sono sempre state costantemente presenti nell'insegnamento di Roberto Guzmani. Nella seconda parte di questo titolo colgo un richiamo, e anche un richiamo forse con giusto orgoglio, alla continuità degli interessi scientifici che caratterizzano i ricercatori giovani e meno giovani della scuola udinese. Del resto, il fatto che oggi tanti colleghi siano riuniti in questa manifestazione
in ideale continuità proprio con quello che è stato detto il 20 giugno scorso, dimostra da una parte la costanza e l'impegno con cui i colleghi udinesi continuano a lavorare attorno a tematiche che sono appunto identitarie della loro scuola. Dall'altro però conferma anche l'interesse che questo tipo di tematiche continua a rappresentare, a raccogliere l'attuale panorama della linguistica in Italia. La seconda parte del volume, appunto, raccoglie 3 contributi di Francesco Zuin, Diego Sidraschi e Francesco Costantini, i quali con diverso taglio ben riflettono queste diverse sfaccettature dell'insegnamento di Gusmani. Sui lavori di Zuin e Sidraschi, che affrontano questioni molto specifiche relative alle 2 comunità minoritarie di Timau e di Sauris, ritornerò tra poco per alcuni approfondimenti. Ma intanto mi interessa rilevare che il lavoro di Francesco Costantini, dedicato invece specificamente alla figura di Gusmani e in particolare al ruolo che l'interesse per la tematica minoritaria ha occupato nell'insieme della produzione del maestro della seconda generazione, come appena definiva ora Marco Mancini. Non ci conosciamo. Sì. Mi sembra interessante rivelare un dato che Costantini pone all'inizio del suo articolo, vale a dire che nei circa 300 lavori della bibliografia di Gusmani l'interesse minoritario non occupa certo una posizione quantitativamente di particolare rilievo. Tuttavia, il fatto che questa produzione sia concentrata in relativamente pochi anni, dalla fine degli anni 80 ai primi anni 2000, permette appunto di concordare con la conclusione dell'autore che questa tematica abbia occupato una porzione non insignificante nella riflessione di Gusmani, proprio in virtù anche di quei collegamenti con altri aspetti che sono stati appena richiamati e per cui questo episodio, diciamo, cronologicamente limitato non rappresenta assolutamente un episodio accessorio. D'altra parte, se si riflette sulle vicende politiche e di politica linguistica che in Italia hanno caratterizzato il riconoscimento delle lingue minoritarie, fino all'approvazione della legge 482 avvenuta nel dicembre del 1999, è possibile individuare anche il quadro esterno nel quale l'impegno scientifico di Gusmani sul tema minoritario si è sviluppato. Infatti, la sua produzione su questa tematica coincide proprio con l'accresciuto interesse sia scientifico quanto politico che ha accompagnato i diversi tentativi legislativi poi coronati con l'approvazione della legge 482 e si estende poi fino agli anni immediatamente successivi alla promulgazione della legge, proprio alla luce di quei riflessi non del tutto positivi che hanno contraddistinto proprio i primi anni dell'applicazione di questa legge. Dal contributo di Costantini vengono anche messe bene in rilievo le diverse direttrici lungo cui si è sviluppata la ricerca di Gusmani sul tema minoritario, a cominciare proprio dalla riflessione su alcune nozioni centrali della tematica minoritaria, a partire dalla stessa definizione di lingua minoritaria o minoranza linguistica, tutte etichette che comportano notevoli problemi e incongruenze, a cominciare proprio dalla loro natura definitoria, che quando si parla di lingua, nel comune sentire si associa questa nozione a una norma linguistica ufficiale, normalmente corrispondente a un'organizzazione statale di più o meno antica istituzione. Mentre l'aggettivo che a questa viene associato, quello di minoritario, implica delle associazioni semantiche del tutto opposte. Un contrasto che si ritrova già all'inizio nel primo articolo della legge 482, concepita appunto per il riconoscimento e salvaguardia delle lingue minoritarie, ma esordisce con un richiamo al fatto che l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana. E un'altra definizione non meno problematica
per le tematiche minoritarie è quella che è contenuta nella metafora geografica delle isole linguistiche, con i pericoli insiti nell'assumerla in senso letterale, traducendo in maniera quasi automatica la nozione di isola in una condizione di isolatezza. Su questo specifico aspetto devo dire che la mia esperienza di ricerca, che mi ha portato a confrontarmi con molte isole del Mediterraneo e a livelli cronologici diversi, mi permette di affermare che isole come Creta o Cipro fra il secondo e il primo millennio a.C. o in un diverso clima linguistico e culturale, la Sicilia nel periodo tardo-antico, non rappresentano certo la tipica situazione della norma bartoliana dell'area isolata, anzi si trovano proprio al centro di una serie di contatti e di linee di tensione, sia dal punto di vista culturale che linguistico, che spesso ne fanno i motori del cambiamento linguistico o di segmenti dell'innovazione. Ma per tornare a situazioni molto più vicine a noi, quelle che riguardano il panorama minoritario friulano, è sufficiente pensare alle diversità di due tradizionali isole minoritarie, proprio come quelle di Sauris e di Timau, spesso associate nella definizione di isole di secondo grado in quanto ricomprese nella aloglossia territorialmente più ampia del friulano. Ebbene, come è stato messo in evidenza anche di recente, Sauris si presenta storicamente come una vera e propria isola in virtù della sua posizione geografica e delle scarse vie di accesso alla valle dell'Unione che la ospita. Una condizione che si è protratta praticamente fino agli anni 30 del Novecento. Ma al contrario Timau si trova sul fondovalle del torrente But, lungo una via di comunicazione storicamente importante e con uno sviluppo urbanistico che segue l'andamento stradale. Quindi due situazioni profondamente complesse e che hanno dei riflessi precisi proprio nell'evoluzione dei due repertori comunitari, un aspetto su cui tornerò tra poco. Non ho qui tempo di approfondire le altre direttrici che Costantini ben mette in luce nel suo lavoro, ma complessivamente devo dire che da questo quadro così tracciato risulta molto ben delineato non solo il versante delle ricerche di Gusmani sulla tematica minoritaria, ma soprattutto i collegamenti tra questa tematica e gli altri interessi della produzione scientifica di Gusmani. Torno ora ai lavori di Zuin sul friulano di Timau e a quello di Sidraschi, che esamina invece alcuni fenomeni di interferenza linguistica della varietà germanica di Sauris, per sviluppare alcune riflessioni di dettaglio sui fenomeni analizzati. Rileggendo appunto l'analisi che Francesco Zuin ha dedicato alle caratteristiche del friulano di Timau, posto appunto al centro dell'interferenza con la varietà germanica minoritaria da una parte e con l'italiano dall'altro, ha colpito la circostanza che tra le poche caratteristiche distintive del friulano di Timau rispetto alle altre varietà friulane vicine, ce ne sia una che è mutuata appunto dal contatto con la varietà tedesca locale, vale a dire l'allungamento vocalico che tocca e ed ha davanti a N o davanti a fricativa o affricata, con conseguente scempiamento della consonante. Se questo è vero, mi esprimo in maniera dubitativa, perché effettivamente tutti e tre gli esempi riportati, pagina 82 in basso, si trovano in sillaba tonica e pertanto, dal momento che il repertorio di questa comunità è trilingue, sulla lunghezza di queste vocali potrebbe aver agito anche l'allungamento automatico delle vocali in sillaba tonica che caratterizza l'italiano. La cosa meriterebbe dunque un supplemento di indagine, perché se effettivamente questo tipo di allungamento vocalico trasmesso alle forme romanze è dovuto alla persistenza di un tratto fonologico della varietà germanica, nonostante il carattere recessivo di questa varietà, si tratterebbe appunto di uno di quei fenomeni che si trasmettono sotto la soglia di consapevolezza del parlante, a differenza invece di quanto si verifica a livello lessicale, un ambito invece in cui il friulano di Timau si caratterizza per prestiti non solo da altre varietà esterne alla valle del But,
ma soprattutto, come era da attendersi dall'italiano, rispetto invece a pochissimi prestiti lessicali dalla varietà germanica. Il quadro complessivo è dunque interessante perché mostra le diverse dinamiche che si innescano al variare del livello dei tratti linguistici oggetto dell'interferenza. Mentre la lunghezza vocalica passa dal tedesco al friulano senza problemi, perché sotto la soglia di consapevolezza del parlante, ben diverso è il caso dei prestiti linguistici per lo più collegati a motivazioni esterne, perché è ovvio che in questa situazione il parlante è ben consapevole di dover ricorrere alle semi dell'italiano o di altre varietà vicine appunto per compensare delle lacune lessicali di realia che sono assenti nelle designazioni del lessico minoritario. D'altra parte, in termini di confini linguistici, tra friulano e varietà compresenti nel repertorio, si deve rilevare una profonda dissimmetria strutturale, perché sul lato dei rapporti con la varietà tedesca si ha un confine strutturale netto che pone problemi di scelte alternative sia pure tra due varietà che nella percezione dei parlanti condividono lo status minoritario. Sul lato dei rapporti con l'italiano invece la situazione è assai più complessa, perché ormai da quasi 2 generazioni questo chiama in causa anche il livello dell'italiano regionale friulano, con le 3 realtà dell'italiano standard, dell'italiano regionale e del dialetto friulano, che se sono perfettamente distinguibili e isolabili nelle descrizioni dei linguisti, quando invece ci si scende al livello dell'uso, la distinzione diventa assai meno netta con la realizzazione di veri e propri continua linguistici. Infine una considerazione mi riporta a quanto osservavo di recente a proposito delle conseguenze che possono essere prodotte dalla concentrazione di varietà nel polo basso di una situazione diglottica. Sulla base di dati tratti un po' da tutte le situazioni minoritarie, da quelle della Piemonte Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, e analizzate in prospettiva comparativa, osservavo che non necessariamente un addensamento di varietà sul polo basso produce in maniera automatica una situazione di pericolo per queste stesse varietà. Ora, puntando una lente di ingrandimento sulle 2 situazioni di Sauris e di Timau, per le quali ora sono disponibili anche i dati delle ultime inchieste condotte nel 2018-2019, la situazione appare confermata nelle sue linee generali, ma leggermente più complessa nei dettagli. Infatti, a Sauris, benché nell'ultimo ventennio si sia registrata una regressione percentuale sia del saurano che del friulano, la competenza del primo rimane assai superiore rispetto a quella del secondo, vale a dire 60,7% per il saurano e 39,2% per il friulano. A Timau invece, anche qui nella generale regressione delle 2 allogrossie, rispetto ai dati raccolti questa volta un po' più anticamente nel 1993 da Francescato, si registra invece la situazione proprio opposta, con il timarese fermo al 55%, mentre il friulano è al 67,5%, quindi in linea un po' con la competenza di friulano in tutta l'area friulanofona. Credo che da questo complesso di dati si possa cogliere da una parte la sostanziale conferma di quello che dicevo recentemente, visti che i livelli di competenza attiva e passiva ancora notevoli, sono ancora notevoli sia per il friulano che per le 2 lingue germaniche minoritarie. Dall'altra, il diverso rapporto nella competenza del saurano e del timavese rispetto al friulano è assai probabilmente da mettere in relazione proprio con la diversa situazione geografica delle 2 realtà e soprattutto con le diverse reti comunicative che le caratterizzano. Come ho già accennato, il contributo di Sigraschi è volto soprattutto a verificare sul materiale della logorsia germanica saurana alcune tipologie di prodotti dell'interferenza linguistica, in modo particolare della tipologia dei calchi, così come enunciata nelle classiche opere di Gusmani e approfondita poi nei successivi contributi sia di Vincenzo Rioles che di Raffaella Gobbi. Anche se il principale interesse è rivolto in questo lavoro al lessico e alle tipologie di calco presenti in saurano, mi sembra di notevole rilievo anche l'analisi condotta
di 2 possibili casi di induzione di morfema già segnalati da Norman Denson. Infatti credo che la distinzione che Sidrasky propone tra questi 2 casi sia non solo da condividere, ma semmai da approfondire. In breve si tratta di 2 formazioni di plurale in cui la loglossia tedesca abbandona la tipologia germanica, quella per intendersi come la fonesi della vocale radicale, per assumere invece 2 morfi tipici del friulano, la S del plurale da una parte e dall'altra invece il plurale ini dei singolari in N, il tipo, tanto per intendersi, fasul, fasui, funeral, funerai. Giustamente Sidrasky rileva che in questo secondo caso è tutto il modello dell'opposizione singolare plurale, tipico del friulano e limitato a questa precisa classe di parole, a essere riprodotta nella varietà germanica locale. E credo che si possa andare oltre affermando che in questo caso non si tratta assolutamente di induzione di morfemi, ma si tratta semplicemente di un prestito lessicale che viene ripreso senza nessun tipo di adattamento e di integrazione nella varietà d'arrivo. Ben diverso invece è il primo caso, perché il plurale in S prima penetra attraverso dei lessemi alloglotti che naturalmente hanno questo tipo di S come morfo naturale. Poi si estende a gruppi di termini che indicano realtà animate, per poi estendersi ulteriormente senza riguardo per il valore semantico dei termini interessati. E credo che questo esempio di estensione progressiva per classi di parole sia un ottimo esempio della vitalità con cui la varietà minoritaria reagisce appunto all'ingresso di un elemento esterno fino a renderlo perfettamente operativo sul piano sincronico. Naturalmente, parlando di vitalità in questo senso, uso questo termine in una maniera un po' particolare, nella maniera in cui lo usavano per esempio Terracini e Grassi, i quali appunto interpretavano la varietà e la vitalità di una lingua, minoritaria o meno, in base al grado di capacità che questa lingua rivela di assumere elementi dall'esterno per integrarli nel proprio sistema e poi renderli effettivamente operativi. E credo che altri esempi di profonda vitalità di questa varietà minoritaria si possano cogliere anche in altri fenomeni messi in evidenza in questo studio. In modo particolare è sembrato interessante il calco semantico rilevato a proposito del verbo aufknafeln, sbottonare, no? Che indica non solo il togliere i bottoni da una giacca, ma sul modello dell'italiano sbottonarsi, quindi parlare in maniera aperta, senza peli sulla lingua, assume questo valore anche nella varietà locale. E altrettanto mi sembra interessante l'esempio citato dei vari verbi sintagmatici composti col prefisso zanander. Zanander etimologicamente zueinander, l'uno rispetto all'altro, reciprocamente, che viene attaccato non solo a basi di origine germanica, ma anche a basi alloglotte. E anche in questo caso è evidente che si tratta di un esempio di vitalità all'inverso rispetto al precedente. Dalle considerazioni che ho fatto su questi fenomeni, pochi rispetto a quelli trattati, credo che si possano ribadire alcuni punti, diciamo, riassuntivi e finali. Il primo è il profondo collegamento, un dato certo non inatteso, il profondo collegamento che c'è tra l'interlinguistica e le situazioni minoritarie. Non inatteso perché è ovvio che le situazioni minoritarie sono caratterizzate di per sé da una situazione di profondo plurilinguismo e dunque sono proprio il luogo privilegiato per lo studio dei fenomeni di interferenza linguistica. Il secondo dato interessante è che a una cinquantina di anni da quando Gusmani, nei suoi saggi sull'interferenza linguistica, è diventato ormai un classico non solo della ricerca ma anche dell'insegnamento universitario, si rivelano ancora perfettamente operanti nell'analisi dei dati che sono stati messi in luce in queste situazioni.
ma credo che dall'esame dei fenomeni che è possibile ricavare da queste due situazioni minoritarie si possa prendere anche un altro indirizzo, cioè quello, un'altra volta, un'ennesima riflessione sul concetto di vitalità da applicare alle situazioni minoritarie. Dico ennesima riflessione perché sono ben note tutte le scale, no, che sono state messe in opera per verificare il grado di vitalità oppure di pericolo, di malattia, fino alla morte e al suicidio delle varie lingue minoritarie, e anche sono noti tutti i problemi che pongono le loro applicazioni. Senza entrare in dettagli che ci porterebbero troppo lontano, credo però che da questi fenomeni esaminati si possa cogliere un invito a rivalutare in qualche modo anche il concetto di vitalità in senso interno, di vitalità strutturale. Certo si tratta di un tipo di vitalità che è più difficile da misurare, perché nel caso della vitalità esterna si fa l'intezza sociolinguistica, si può misurare in percentuale il grado di competenza attiva o passiva dei parlanti. Nel grado della vitalità interna strutturale una misura è molto più difficile da dare, ma credo che questo aspetto sia altrettanto importante perché se si riflette a una situazione come quella di Saulis, noi abbiamo due immagini profondamente diverse se ci riferiamo alla vitalità esterna sociolinguistica e a quella interna, perché dal punto di vista esterno ci sarebbero, secondo le scale tradizionali, tutti i motivi per ritenere questa lingua in pericolo, più o meno serio, dipende dai gusti dell'osservatore, ma sicuramente ci sono tutti i connotati per ritenerla una lingua in pericolo. Ma se si guarda al sistema di questa lingua, l'immagine è quella di un sistema perfettamente vitale, e perfettamente vitale anche in componenti profonde naturalmente a seconda dei vari paradigmi linguistici che usiamo, ma mi ha colpito per esempio in uno studio di Costantini di qualche anno fa la verifica della posizione verbo secondo in questa varietà, come in tutte le altre varietà germaniche. L'altro caso della persistenza della lunghezza vocalica, per non parlare dei vari fenomeni lessicali e di adattamento al lessico di strumenti esterni, ci danno l'immagine di una situazione invece molto vitale, profondamente vitale. E questo ci riporta naturalmente alla dicotomia molto più ampia dal punto di vista metodologico, quella che vede contrapposte le posizioni di chi pensa che i fenomeni del contatto siano da riportare principalmente alle dinamiche sociostoriche delle comunità interessate, e chi invece è convinto dell'esistenza di tendenze potenzialmente universali oppure di generalizzazioni molto forti connesse con la struttura dei codici in contatto o con universali dell'interferenza stessa. Bene, io credo che piuttosto che procedere a delle scelte che inevitabilmente sono soggettive quando si scelgono i grandi paradigmi della linguistica moderna, credo che queste situazioni di Saulis e di Timau ci invitino a integrare invece i termini delle due osservazioni, quella interna e quella esterna, tenendo presente che se le lingue naturali sono strumenti comunicativi creati dai parlanti inseriti in una certa comunità e in precise reti sociali, lo strumento simbolico così creato, così messo in opera, risponde in ogni caso a quei principi universali che caratterizzano tanto il linguaggio umano quanto i contatti fra lingue storicamente determinate. Grazie. Grazie. Da parte, con lo sguardo da fuori di chi ha vissuto e misurato l'insularità da altri contesti, e proprio per questo è in grado di valutare altri tipi di insularità. Senza ulteriori altri commenti, la mia proposta operativa è che l'eventuale gradito dibattito avvenga a conclusione di tutte e tre le relazioni, per cui immediatamente cedo la parola a Paolo Di Giovine, che è stato uno dei protagonisti dell'incontro
del 20 giugno in cui ha sviscerato, ecco, ricordiamoci che allora uno dei temi portanti erano i numeri tematici di incontri linguistici, non l'abbiamo detto fin qui, ma non diamo nulla per scontato, erano una delle scelte strategiche di Guzmani in materia editoriale, cioè favorire il confronto di opinioni su vari temi. Uno di questi, nel volume 9 di incontri linguistici, era proprio la ricostruzione, e su questo tema si è espresso ed è ritornato Paolo Di Giovanni, che ora concentra la sua attenzione, a proposito sempre di ricostruzione, sul ruolo delle lingue di frammentaria attestazione, un termine che devo aver già sentito forse a Udine, vagamente, non dico quanto, diceva Raffaella, cerchiamo date, nel lontano 1981 fu coniato in questo contesto udinese, possiamo datare, sono costretto a dire nel lontano 81, cerco di astenermi da questo tipo di datazione. Prego. Grazie Enzo, e ringrazio anche tutti gli organizzatori per l'invito a questo incontro, che appunto rappresenta un'ideale continuazione del convegno tenutosi il 20 giugno scorso. Un saluto particolare anche alla signora Paola Guzmani, che ci ha portato una testimonianza davvero toccante. L'attenzione che in quella circostanza ebbi modo di dedicare al dibattito riguardante finalità e metodo della ricostruzione nella linguistica storica può essere ora orientata su un aspetto specifico della ricostruzione indoeuropea, il ruolo che le lingue di frammentaria attestazione possono avere nel completare il quadro che tradizionalmente viene disegnato soprattutto sulla base delle Grosskorpussprachen, le lingue a corpus esteso. Qui Guzmani non è l'unico protagonista, ma occupa, come vedremo, una posizione comunque di grande rilievo. L'argomento, che non può esaurirsi evidentemente nel breve arco di una relazione, richiede di offrire un quadro selettivo, richiamando alcuni punti, a mio parere, salenti. Anche se in concreto più studiosi sin dal principio del XX secolo si erano posti la questione del ruolo delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione linguistica, una riflessione programmatica sul tema, seppure in riferimento alla sola famiglia linguistica indoeuropea, si apre soltanto con il convegno già citato poco fa da Enzo, col convegno della Società Italiana di Glottologia organizzato a Udine nel 1981 sotto gli auspici appunto di Roberto Guzmani, in collaborazione con la Indogermanische Gesellschaft. In quell'occasione il ruolo delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione indoeuropea viene illustrato soprattutto negli interventi di Enrico Campanile e Jürgen Untermann, ma anche da Aldo Prosdocimi, che tuttavia solo qualche anno più tardi, in un articolo del 1989, avrebbe sviluppato con ampiezza le osservazioni sinteticamente presentate in quella sede. Siamo debitori di altri importanti contributi sul tema ad opera di Paolo Poccetti e del compianto Luciano Agostiniani, e mi limito a menzionare i lavori maggiormente sul pezzo perché in realtà ogni studio metodologico sulla ricostruzione indoeuropea si è più o meno esplicitamente confrontato con la questione del peso da attribuire in tale operazione alle lingue di frammentaria attestazione. Un primo nodo da sciogliere è costituito dalla denominazione stessa di lingue di frammentaria attestazione, ormai entrata nell'uso scientifico in italiano, cui fanno riscontro tuttavia in tedesco due diversi composti, Trümmersprachen e Restsprachen, dove con le prime si intendono le lingue la cui documentazione, soprattutto epigrafica, è lacunosa, disorganica, spesso racchiusa in testi molto brevi, mentre le Restsprachen sarebbero lingue in qualche modo carsiche, documentate occasionalmente in quanto appartenenti a strati sociali lontani dalla tradizione scritta o gruppi minoritari rispetto alla lingua dominante. Più ancora che lingue residuali, potremmo denominarle lingue sommerse,
prendendo a prestito il ben noto concetto di Romagna submersa. Questa bipartizione, formalizzata da ultimo da Untermann nel ricordato convegno del 1981, non sembra particolarmente utile. In realtà, come hanno argomentato vari studiosi successivi, la distinzione tra Restsprachen e Trümmersprachen potrebbe essere tranquillamente accantonata, come osserva Agostiniani, in quanto per un verso, come nota Porcetti nel 97, alcune lingue possono essere classificate in un modo o nell'altro in funzione delle caratteristiche prese in considerazione, e il miceneo è uno dei casi più evidenti. Qui posso citare un articolo già di Consani nel 1983 e un articolo anche di Prosdocimi. Per altro verso, come ci insegna ancora Prosdocimi nell'articolo dell'89, abbiamo a che fare con un continuum che ha un estremo le Corpus Sprachen, all'altro le Restsprachen, che lo studioso non ritiene utile separare dalle Trümmersprachen. Sicché il corrispondente italiano di Trümmersprachen, vale a dire lingue di frammentaria attestazione, introdotto ufficialmente a quanto sembra con il convegno dell'81, pur se di origine pisaniana, appare certo un'etichetta di comodo, ma non di meno perfettamente idonea a denominare lingue che emergono dalle nebbie della storia con testimonianze quantitativamente limitate e qualitativamente insufficienti per una descrizione completa. Il rilievo delle lingue di frammentaria attestazione nell'ambito della famiglia linguistica indoeuropea non nasce per caso. Certamente esistono lingue di analoga tipologia appartenenti ad altre famiglie, ad esempio quella semitica, o del tutto isolate, le cosiddette totale Trümmersprachen, secondo la denominazione proposta da Untermann. Tuttavia, come si è avuto modo di ricordare altrove, lo stesso concetto di ricostruzione di un protosemitico unitario è largamente discusso e per le lingue isolate è evidentemente fuori causa qualsiasi possibilità di comparazione a fini ricostruttivi. Quindi, di fatto, solo nell'indoeuropeistica si pone, e con forza, la questione del ruolo delle lingue di frammentaria attestazione nell'integrare o eventualmente rettificare il disegno della fase preistorica. Quali sono dunque le lingue di frammentaria attestazione la cui testimonianza può essere utilmente inclusa, vedremo entro quali limiti, nel quadro dell'indoeuropeo ricostruito? Qui si dovrebbe fare una lista della spesa. In realtà ci aiuta Porcetti, che di recente ha menzionato a titolo puramente semplificativo gallico, celtiberico, lidio e frigio, oltre al sabellico e al falisco. L'elenco appunto potrebbe essere naturalmente ampliato con altre lingue indoeuropee, dell'Italia antica, dal venetico al messapico, e al limite anche il latino arcaico, con lingue balcaniche antiche, quali tracio, dacio, illirico, arcaico cipriota e forse anche miceneo, con le lingue asianiche di secondo millennio, escluso l'Ittito, e di primo millennio, con il pruteno, altrimenti noto come prussiano antico, e certamente mi sfugge qualcosa. In questo senso, la ricchissima attività di ricerca di Gusmani nel campo del frigio, lidio, licio, cario, ho contato quasi 90 sue pubblicazioni nel settore, testimonia l'importanza eccezionale dello studioso nelle ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione. Tali lingue non sembrano doversi collocare tutte sullo stesso piano, visto che ad esempio il paleo-umbro possiede testi di dimensioni assai consistenti, diversamente da molte delle altre lingue ora menzionate, e dunque appare particolarmente appropriato il suggerimento di Prosdocimi, sopra riportato, nella direzione di un ordinamento scalare che all'altro estremo abbia le lingue a corpus esteso. Nessuno studioso ha mai negato l'utilità delle lingue di frammentaria attestazione. Enrico Campanile, nel tracciare un primo bilancio al riguardo, sottolineava l'importanza di queste lingue che in linea di principio nella ricostruzione godono di pari dignità rispetto alle altre. Tuttavia restringeva prudentemente il campo di applicazione a quei dati che presuppongono un'attenta esegesi testuale, che è stato già ricordato precedentemente.
e sottolineava il pericolo di usare per la ricostruzione dati per i quali l'interpretazione della forma appartenente alla lingua di frammentaria attestazione riposi esclusivamente sulla proiezione del presunto archetipo indoeuropeo, circolo vizioso individuato e discusso con esemplare chiarezza anche da Prosdocim. Questo è particolarmente vero nel caso dell'onomastica, dove spesso l'unica chiave di lettura è proprio quella etimologica, con tutti i rischi del caso. Una volta di più va ricordato il pericolo derivante da costruzioni probabilistiche, che si tratti di ricostruzione a partire dal reconstructum o che si sia in presenza di risultati desunti da dati non sicuri. Per il principio di probabilità congiunta, come ha osservato Prosdocim, la combinazione di due dati parzialmente probabili moltiplica piuttosto che ridurre il margine di incertezza dei risultati. Ad ogni modo, vi è ampio consenso riguardo al fatto che il contributo delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione sia funzione della qualità dei testi disponibili, oltre che della loro quantità. In lingue nelle quali abbiamo testi sufficientemente lunghi, la sintassi, ma anche la stessa morfologia, emergono con evidenza e dunque sono utilizzabili per ampliare, per completare, o meglio anche rettificare talvolta, il quadro indoeuropeo ricostruito. Ciò non vale per lingue la cui documentazione epigrafica si limiti a testi molto brevi o poco strutturati, come nel caso degli inventari micenei. Per il lessico la questione si orienta piuttosto verso la varietà, spesso molto ridotta, dei temi presenti nei testi, ma sugli aspetti lessicografici connessi con le lingue di frammentaria attestazione rinvio senz'altro al saggio di Paolo Poccetti del 97. Infine la fonologia, che in teoria parrebbe essere un settore nel quale il contributo di tali lingue può essere molto importante, ammessa e non sempre concessa la solidità delle analisi etimologiche, ma a buttare acqua sul fuoco degli entusiasmi troppo facili soccorre quanto affermava Campanile già nel convegno dell'81. Una volta, lo cito, lo leggo perché è interessante vista l'epoca in cui Campanile si pronuncia. Una volta che siano risolti i problemi di interpretazione, si porrà l'esigenza di utilizzare le Restsprachen anche in sede indoeuropeistica, ma ciò dovrà avvenire nella consapevolezza che queste lingue, per la connaturata povertà della loro documentazione, difficilmente consentiranno acquisizioni di ampio respiro. Si pensi ad esempio al riconoscimento delle laringali in palaico, negato con forti argomenti da Semereni. La cautela adottata da tutti gli studiosi italiani più importanti che si sono occupati della questione vale senz'altro per la struttura grammaticale e sintattica, mentre non paiono esserci riserve circa l'arricchimento del lessico attribuito a una fase indoeuropea comune che può venire dalle nuove acquisizioni tratte da queste lingue di frammentaria attestazione, purché fondate su una solida base filologica ed ermeneutica. In qualche raro caso, tuttavia, tali lingue possono contribuire in misura apparentemente decisiva anche alla definizione di aspetti della fonologia indoeuropea. In cui ho appena accennato ad alcune lingue anatoliche di secondo e soprattutto primo millennio, la cui conoscenza è per noi garantita da testi epigrafici, ridotti per numero e di estensione per lo più limitata. Ne parlerà ampiamente, immagino, la collega D'Ardano. Si tratta di lingue che certamente possono essere dunque denominate di frammentaria attestazione. Bene, fra queste Luvio, cuneiforme geroglifico, Licio e Cario offrono un contributo significativo per sciogliere definitivamente una questione importante nel campo della fonologia indoeuropea, quella bipartizione o tripartizione originaria delle dorsali, e mi piace citare in particolare questo esempio proprio perché Roberto Gusmani, in un articolo del 1969, citato prima da Marco Mancini, fu il primo
a considerare organicamente la testimonianza in primo luogo dell'uvio all'interno del quadro più ampio della fonologia indoeuropea, argomentando in favore di un esito assibilato di palatali originarie in lingue che presentano peraltro, al pari dell'ittito, distinzione fra una labiovelare e una dorsale non labializzata, tradizionalmente denominata velare pura. Vedete lo schema nella slide. Non entrerò qui nei dettagli, rinviando anche per quanto riguarda la bibliografia un articolo in corso di pubblicazione. Mi sembra opportuno osservare però che la testimonianza offerta da Luvio, Licio e Cario va a rafforzare e integrare quella tripartizione di esiti che Pedersen aveva riconosciuto nell'albanese e Pisani nell'armeno, lingue satem che però conservano distinta la labiovelare avanti a vocale palatale, rivedete nel secondo rigo della tabella. Le lingue anatoliche, ora ricordate, come ha mostrato soprattutto Melchert nel 2012, evidenziano un comportamento speculare, quali lingue Kentum, che però mantengono distinte le palatali originarie dalle dorsali non labializzate e dalle labiovelari, quando non precedono vocale centrale o arretrata, quindi una situazione perfettamente speculare. Quello che con un po' di sana ironia potremmo definire il combinato disposto di due lingue a corpus relativamente esteso, albanese ed armeno, e di 3 o 4 lingue a corpus frammentario, luvio-cuneiforme, geroglifico, licio e cario, grazie soprattutto all'intuizione di Gusmani e agli studi successivi, in primo luogo di Melchert, offre un elemento di prova, a mio parere definitivo, se mai qualcosa si possa dire definitivo nel mondo scientifico, riguardo all'originaria tripartizione delle dorsali indoeuropee. Mi avvio a concludere. Le considerazioni portate in questa sede riflettono un'opinione prevalente nel campo della linguistica storica, quella dell'importanza del ruolo delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione di alcuni aspetti più di altri in riferimento alla fase linguistica indoeuropea preistorica. E questo purché si operi con prudenza, cosa non sempre avvenuta, si pensi al caso dell'Illirico, ancora una volta citato da Porcetti, disponendo di testi che permettano di individuare con poco margine di approssimazione il significato lessicale o funzionale dell'elemento adotto alla comparazione. Vorrei però aggiungere un ulteriore criterio, estendendo alle lingue di frammentaria attestazione un'osservazione che Belardi già nel 1985 e poi in varie occasioni successive proponeva in riferimento al metodo comparativo ricostruttivo fondato sulle lingue a corpus esteso. Nel segnalare le novità apportate da Belardi nel campo della teoria della ricostruzione linguistica, ricordavo un punto fondamentale. Nella ricostruzione hanno maggior peso rispetto alle lingue a segno internamente irrigidito le lingue a segno dinamico, cioè modulare, nelle quali la trasparenza degli elementi componenziali permette una comparazione tipologicamente coerente rispetto al modello da attingere. Credo che questo elemento non possa essere trascurato quando si intende valutare il ruolo delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione. Tanto più una lingua ha mantenuto la riconoscibilità interna dei componenti, tanto maggiore sarà la sua utilità nella comparazione finalizzata a una ricostruzione di forme archetipiche comuni, fonemi e morfemi, radici, affissi, desinenze, ancor più che parole nella loro interezza. In questo senso direi che si possa plenamente cogliere il forte e motivato richiamo di Prosdocimi a un criterio di valutazione qualitativo, oltre che quantitativo. In questa sintesi, necessariamente sommaria, ho citato a supporto di una corretta valutazione del ruolo delle Restsprachen nella ricostruzione, in particolare indoeuropea, molti nomi di grande rilievo della linguistica storica italiana. Un modo di avvicinarsi alla questione che non sempre vede un analogo allineamento all'interno delle altre tradizioni di studi glottologici, dove talvolta si colgono pericolose fughe in avanti. La piena consapevolezza delle importanti prospettive
ma anche dei limiti connaturati per l'impiego delle lingue di frammentaria attestazione nella ricostruzione, rappresenta davvero, penso di poter dire, una egregia marca distintiva della linguistica storica italiana. Grazie. Interessante, mi è venuto in mente come i convegni a volte possono essere il luogo onomaturgico quasi di creazione di innovazioni terminologiche, quello del 1981 sulle lingue di frammentaria attestazione, abbiamo visto, al di là ovviamente del richiamo pisaniano che confermo nella crestomazzia indoeuropea, c'è il primo cenno alle lingue di frammentaria attestazione, e ricordo a questo proposito come nel 76, proprio nel convegno SIP di Perugia, Gusmani adotta per la prima volta il termine interlinguistica nel senso appunto delle relazioni tra lingue. Quindi proprio mi auguro che anche questo convegno sia foriero di innovazioni concettuali, terminologiche, abbiamo già visto nella relazione di Gonzani, vitalità interna strutturale, e chissà che nel convegno che organizzeremo a riguardo di questo convegno non si possa dire che sia una questa è la storia, e anche questa storia linguistica. Grazie ancora a Paolo Di Giovine, il dibattito sarà ripetuto in chiusura. Paolo Dallano interviene ora sulle lingue dell'Anatolia del primo millennio. Il 20 giugno si era espressa su questo tema e avevo apprezzato allora un ruolo che per me è un tema abbastanza innovativo, quale quello del significato dell'incidenza delle pratiche testuali caratterizzare un testo. Questa fu la novità metodologica dell'intervento di Paola Dardano, già vicina alla nostra scuola con diversi interventi, non si è sottratta a compiti formativi oltre che interventi di ricerca, e la ringraziamo per questa sua partecipazione autorevole e affettuosa nello stesso tempo. Grazie. Grazie. Desidero per prima cosa ringraziare il professor Violes e la professoressa Bombi per l'invito a partecipare a questo incontro dedicato alla memoria e all'eredità scientifica di Roberto Gusmani. Affrontare il tema che mi è stato affidato in questa occasione, le lingue dell'Anatolia del primo millennio a.C., è non solo un motivo di grande onore, ma è anche stata l'occasione per fare il punto sul metodo di lavoro e sulla visione disciplinare dello studioso che qui ricordiamo. Le lingue anatoliche del primo millennio, licio, lidio, cario, pisibio, sidetico e miliaco, sono definite minori, sono documentate da corpora delimitati rispetto all'ampiezza della documentazione di altre lingue anatoliche, il Tito oppure il Luglio geroglifico. L'interesse rivolto da Gusmani a partire dagli anni 60 dello scorso secolo a tali lingue ha prefigurato senza dubbio un orientamento corrente nell'odierna anatolistica. Gusmani ha avuto la piena consapevolezza del ruolo giocato da tali lingue e non è incorso nell'errore di identificare l'anatolico tout court con il Tito. Ora non è facile nello spazio di una relazione condensare i risultati di uno studioso che si è mosso agevolmente attraverso le molteplici tradizioni linguistiche dell'Anatolia antica. Mi limiterò a esaminare 3 ambiti particolarmente significativi dell'opera di Roberto Gusmani, che a mio avviso consentono anche una riflessione sul metodo di ricerca e soprattutto sulla visione disciplinare adottati. Questi 3 ambiti sono il lidio, il licio e il miliaco. La dimensione storica è alla base della visione disciplinare di Gusmani. La vocazione della linguistica è quella di gettare luce, tramite l'ausilio dello studio delle lingue, sulla realtà storica in cui queste si collocano. Di qui l'armonica combinazione della filologia con la linguistica. L'esame autoptico di un testo antico è sempre sorretto da un'attenta analisi volta alla comparazione e alla ricostruzione. La chiara propensione per l'approccio storico, che però non deve essere intesa come disconoscimento della dimensione sincronica e della dimensione sistemica,
risponde al convincimento che la prospettiva storica dei fatti linguistici permette di cogliere le similitudini e le differenze insite in ogni stato di lingua. La ricerca di Gusmani sulle lingue dell'Anatolia del primo millennio era sostenuta e guidata da una grande esperienza nell'analisi di lingue di maggiore rilievo della famiglia indoeuropea, dal greco alle lingue dell'Italia antica, al germanico, allo slavo. Ciò gli ha consentito di far luce nell'ambito delle Trümmersprachen, applicando quelle nozioni teoriche maturate su tali lingue. Muovendo dall'anatolistica all'indoeuropeistica, Gusmani ha mostrato di saper unire un solido approfondimento specialistico a quella visione d'insieme che consente di trarre generalizzazioni riguardanti la metodologia della linguistica storica. Le Westsprachen sono state anche al centro dell'attività di organizzazione di convegni e di incontri tra specialisti che hanno promosso un ampio confronto di opinioni e hanno permesso di verificare il progresso degli studi, hanno permesso anche di tracciare un bilancio dello stadio della ricerca. Ricordo il convegno già qui più volte citato, organizzato in collaborazione tra la Società Italiana di Glottologia e la Indogermanische Gesellschaft a Udine nel 1981 su un tema, le lingue indoeuropee e frammentare l'attestazione, ma ricordo anche la collaborazione con l'allora Istituto per gli Studi Micenei e di Geo-Anatolici del CNR, collaborazione che ha prodotto i convegni romani degli anni 1993, 1995 e 1999, dedicati proprio alle lingue dell'Anatolia del primo millennio. I titoli di questi 3 convegni sono La decifrazione del Cario, poi Frigi e Frigio e infine nel 99 Licia e Lidia prima dell'ellenizzazione. Tra i molteplici interessi delle lingue anatoliche, quindi ho individuato 3 distinti nuclei tematici che mi sono sembrati particolarmente significativi nel percorso scientifico di Roberto Gusmani. Sono argomenti che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua carriera scientifica: il liscio, il lidio e il miniaco. Per il lidio ricordo l'impresa lessicografica costituita da Lüdisches Wörterbuch, pubblicato nel 1964 presso l'editore Karl Winter di Heidelberg. I 3 Ergänzungsbände, apparsi rispettivamente nel 1979, nel 1982 e poi nel 1986, con questi 3 Ergänzungsbände quest'opera rimane un punto di riferimento a tutt'oggi ineludibile e per certi aspetti insuperato. Una prima esposizione e analisi del materiale lessicale lidio era stata offerta nel 1959 da Alfred Heubeck, che aveva pubblicato a Erlangen l'UDHK, ricerche sulla scrittura, la lingua e i teoremi dei lidi. Le iscrizioni erano state poi pubblicate da Vetter lo stesso anno. Se i primi studi sul lidio avevano evidenziato una posizione marginale del lidio nell'ambito delle lingue anatoliche, il dizionario di Gusmani offre per la prima volta una trattazione sistematica del materiale epigrafico lidio. Se esaminiamo da vicino l'impianto dell'opera ci rendiamo conto che non è un semplice dizionario. Lo studio non si limita all'analisi del lessico, delle etimologie ove possibile e ai rapporti con le altre lingue anatoliche, ma arriva a indagare questioni di morfologia e di sintassi. Un'ampia introduzione dedicata alla documentazione, datazione, luoghi di ritrovamento, scrittura, storia degli studi. Segue poi una trattazione grammaticale dedicata alla fonologia, alla morfologia nominale e verbale, alcuni rudimenti di sintassi e alcuni accenni alla subordinazione. Il vocabolario vero e proprio si estende dalla pagina 49 alla pagina 228. Seguono le liste delle forme frammentari e dei nomi propri, un indice inverso delle forme attestate e un indice inverso dei temi nominali, verbali e pronominali. Chiudono l'opera una raccolta di 61 iscrizioni che arrivano a 109 nel terzo fascicolo di aggiornamento e una lista di glosse lidie documentate nei testi e in epigrafi greche.
La sistemazione del materiale rispecchia uno studio etimologico comparativo che fino ad allora non aveva conosciuto una elaborazione di tale portata. Da qui il carattere innovativo dell'opera, che con uno schizzo grammaticale e con la raccolta delle iscrizioni costituisce un punto di riferimento indispensabile negli studi sull'idio. L'approccio filologico e epigrafico come strumenti per arrivare alla descrizione di un sistema linguistico è stato il filo conduttore dei successivi studi sull'idio. A parte il volume pubblicato nel 1975 che riunisce il materiale in grafia epicorica venuto alla luce tra il 1958 e il 1971, in occasione degli scavi condotti dalla spedizione americana a Sardis, ricordo i numerosi articoli dedicati all'approfondimento di singoli aspetti, la notazione delle consonanti, la negazione, il verbo essere, l'antroponimia, oppure i rapporti genealogici all'interno del gruppo linguistico, il nome per donna in lidio e luvio, oppure la posizione del lidio nel ramo anatolico. Il licio costituisce il secondo nucleo tematico della mia esposizione. L'interpretazione della trilingue dell'eton licio-greco-aramaico ha costituito un tema molto amato da Roberto Gusmani, che ne ha intuito l'importanza come elemento fondamentale per favorire la comprensione del licio. La scoperta, avvenuta nell'agosto del 1973 negli scavi del santuario noto come l'Eton, distante circa 4 km da Xanthos, di una stele trilingue di una ragguardevole ampiezza, hanno impresso una svolta decisiva nelle ricerche sul licio. Molteplici sono i motivi di interesse per questo documento epigrafico. L'ampiezza del testo licio, 41 righi, la notevole varietà lessicale che consente di colmare lacune nella conoscenza del vocabolario, la circostanza che il testo licio corre parallelo con quello, la circostanza che il testo greco corre parallelo con quello licio, in modo da permettere un sufficiente riscontro. Il testo aramaico, l'aramaico è la lingua amministrativa dell'impero persiano, è il più breve, solo 27 righi, contro i 35 del greco e i 41 del licio, e contiene il testo aramaico la sanzione ufficiale emanata dalla cancelleria del satrapo delle decisioni prese dalla cittadinanza di Xanthos e conferisce validità di legge a quanto presentato con maggiore dettaglio nelle altre due versioni. La versione greca è una traduzione di quella licia e da essa dipende, in parte semplificando, la versione licia che è la più articolata e complessa. Buona filologia e approccio combinatorio nella decifrazione di passi delle trilingue di Xanthos sono stati il filo conduttore di una serie di contributi che iniziano nel 1975 con un saggio apparso nel secondo numero di Incontri linguistici. Proseguono nel 1977 in occasione del 19° Deutscher Orientalistentag, poi nel 1978 di nuovo in Incontri linguistici, nel 1979 nella miscellanea in onore di Piero Merigi e infine nel contributo postumo apparso nel 2010 nella Gedenkschrift per Erich Neu. Talora poi una singola forma documentata nel testo licio della trilingue è stata lo spunto per una trattazione esaustiva. È il caso della forma Smati, analizzata nel saggio apparso nella miscellanea di studi in onore di Emmanuel Laroche. Due sono le attestazioni di questa forma nella trilingue di Xanthos. La forma è poi documentata in varie iscrizioni sepolcrali, ma rimaneva del tutto oscura. Attraverso l'analisi del contesto della trilingue, Gusmani avanza l'interpretazione impone un tributo. Nella trilingue il testo greco riassume e modifica la struttura sintattica della frase, tuttavia permette di cogliere il senso generale del passo in questione. Ma Gusmani soprattutto individua le basi per un confronto etimologico con l'Ittito, in particolare con la forma Ishima, dal verbo ishai, ishia, legare. In Ittito esiste il termine giuridico ishur, patto, prescrizione. Metodo combinatorio e analisi etimologica sono la chiave per far luce su una forma fino ad allora oscura. Il licio è stata anche l'occasione per prendere posizione
su questioni controverse dell'indoeuropeistica. Se il Tito aveva fornito lo spunto per intervenire sulla teoria lamingalistica, il Licio offre il destro per intervenire nella questione dell'isoglossa centrum satem, ricordata ora dal professor Di Giovine. Nel saggio del 1969, apparso nella miscellanea in onore di Pagliaro, e poi un saggio apparso in Incontri linguistici nel 1987-88, Gusmani analizza alcune forme satem dell'uvio e del Licio. Sono le parole per cavallo, cane e corno. Al giorno d'oggi rimane aperta la questione se le forme satem dell'uvio e del Licio siano il risultato di una satemizzazione proveniente da Oriente, come propone Gusmani, oppure se il proto-anatolico rispecchia uno stadio linguistico antecedente alla differenziazione centum-satem, così proposto da un saggio di Melchior del 1987, però poi confutato sempre da Melchior nel 2012. Il terzo e ultimo nucleo tematico della mia esposizione è dedicato al Licio B o miliaco. Abbiamo solo 3 testi, a dire il vero, abbastanza estesi di questa lingua. Il testo è scritto nella parte finale della faccia settentrionale del pilastro di Xanthos, il testo che occupa l'intera facciata occidentale dello stesso monumento, e un testo scolpito su un sarcofago rinvenuto ad Antipellos. Si tratta di un'iscrizione sepolcrale di struttura però più complessa rispetto agli epitaffi lici in nostro possesso. Il pilastro di Xanthos è un monumento trilingue redatto in licio sui lati meridionale e orientale, in miliaco e in greco. Il testo greco è solo un epigramma di 12 righi ed è collocato tra il testo licio e il testo miliaco. Ci troviamo di fronte a una trilingua imperfetta. Non c'è una diretta corrispondenza tra le 3 versioni, anche se fanno riferimento a uno stesso complesso di eventi avvenuti alla fine del V secolo a.C. La versione licia è abbastanza ampia ma molto danneggiata e tratta argomenti e temi estranei alla restante documentazione in nostro possesso e pertanto è di modesto aiuto per l'interpretazione della parte in miliaco. A completare e complicare, direi, il quadro c'è il possibile carattere poetico del testo miliaco, comprovato dalla complessa struttura sintattica con esempi di iperbato e altre deviazioni rispetto all'ordine consueto degli elementi nella frase. Nonostante siano attestate oltre 350 parole di miliaco, l'esegesi del testo miliaco lascia molto a desiderare. In questo caso il metodo combinatorio ha uno spazio di manovra molto limitato. Consapevole delle difficoltà nella comprensione del miliaco, Gusmani è riuscito a tracciare un quadro esemplare dei rapporti tra licio e miliaco, inquadrando il miliaco nel gruppo anatolico meridionale. Il miliaco presenta tratti conservativi rispetto al licio, la conservazione di S intervocalico, quindi il licio si trasforma in aspirata. Secondo i primi studiosi del miliaco, questo tratto fonetico, insieme al carattere poetico dei 3 testi, lascerebbe presupporre che il miliaco sia una varietà arcaizzante e stilisticamente elevata del licio, utilizzata solo in circostanze speciali. Le difficoltà di una tale interpretazione non sono poche. Che senso avrebbe il ricorso alle 2 varietà nella stele di Xanthos, tanto più in una narrazione di avvenimenti contemporanei o di poco anteriori? Anche l'impiego di un tipo linguistico arcaico in un epitaffio di fronte a centinaia di iscrizioni sepolcrali redatte in licio, secondo moduli convenzionali molto uniformi, rimane oscuro. In realtà Gusmani è riuscito a individuare una serie di tratti conservativi ma anche tratti innovativi nel miliaco. Un altro tratto conservativo è per esempio la conservazione del nesso dentale più approssimante velare, oppure ancora l'uso della particella copulativa ce. Il miliaco conserva lo stato originario, l'uso in coppia ce che rievoca il quel latino, mentre invece il licio a conserva tale particella solo in alcune forme pronominali oramali irrigidite. Per altri aspetti, il miliaco presenta
non presenta affatto un aspetto conservativo, al contrario sembra mostrarsi più innovatore o almeno sembra percorrere vie autonome rispetto al liscio. Nel campo della morfologia nominale il biliaco estende la terminazione dell'accusativo plurale anche al nominativo plurale dei nomi. Si tratta di un'innovazione significativa, già documentata nell'Uvio, alla quale non prende parte il liscio. Inoltre, nel nome per Dio e nel nome per comandante, il miliaco ha trasformato quelli che in origine dovevano essere temi in consonante in temi vocalici, attraverso la perdita della consonante finale del tema, mentre il liscio ha conservato il tema consonantico. A partire da questi dati, Gusmani giunge alla conclusione che le differenze tra liscio e miliaco vadano interpretate come manifestazioni di una varietà dialettale piuttosto che come prodotto di una successione temporale. L'ipotesi che il miliaco rappresenti una varietà più antica incontra una serie di difficoltà che non possono essere sottovalutate. Le tendenze conservative illustrate poco prima non devono essere ricondotte a uno stato cronologico più antico. Conservativo può essere anche un tratto dialettale. Le differenze osservate tra liscio e miliaco possono essere interpretate nell'ottica di una differenziazione dialettale sincronica, piuttosto che presupporre differenti livelli cronologici. Mi avvio alle conclusioni. Nella mia esposizione non ho trattato i lavori dedicati alle altre lingue anatoliche, il canio e il pisidio, o lingue dell'Anatolia, il frigio. Il frigio è stato l'argomento della tesi di laurea di Gusmani. I lavori dedicati alle lingue microasiatiche in uso prima dell'elemizzazione definitiva dell'Anatolia hanno costellato tutto l'arco della produzione scientifica di Roberto Gusmani e sono contraddistinti da una costanza di metodo. Nel caso di testi frammentari, l'analisi paleografica del documento, il ricorso al metodo combinatorio ove possibile sono il punto di partenza. Solo in una seconda fase, per una migliore comprensione di un testo già ampiamente studiato, interviene l'interesse etimologico e comparativo, che si configura come prova, che non si configura come prova, ma come ulteriore conferma di un momento interpretativo già realizzato. In breve, Gusmani perviene all'elezione etimologica per la via dell'evidenza testuale e non viceversa. La decifrazione del testo è il presupposto di partenza per un qualsivoglia inquadramento comparativo. Queste mie riflessioni su Lidio, Licio e Miliaco intendono rinnovare l'omaggio a un maestro, mettendo ancora una volta in luce un metodo di lavoro basato sul rigore, la misura e la consapevolezza metodologica di chi si interroga di continuo sui modelli interpretativi adottati. La scrupolosa attenzione al dato documentario, nella quale l'analisi del glottologo si misura con l'indagine del filologo, integrando la prospettiva epigrafica con la prospettiva comparativa e ricostruttiva, ha consentito a Gusmani di collegare con successo l'anatolistica con la prassi indoeuropeistica classica. Vi ringrazio. Allora, riprendiamo i lavori del convegno con la prossima relazione che sarà tenuta da Vittorio Pozzetti, Università di Roma Tor Vergata. Grazie ancora per la sua disponibilità e grazie a essere qui. Prego. Sono io a ringraziare naturalmente gli organizzatori, amici, colleghi di lunga data della sede udinese per avermi invitato qui, che è una cosa che faccio con piacere e naturalmente come? Grazie, almeno le cose che sento devo dirle, se posso tagliare qui. Sì. Vabbè, taglio qui. Vabbè, comunque veramente grazie di cuore a voi tutti e l'affetto che mi lega a Gusmani, che mi lega anche a voi amici, lo sapete, è già finito.
In apertura del suo contributo alla miscellanea in onore di Walter Belardi, nel 1994, Roberto Gusmani scriveva: tra gli insegnamenti più preziosi della lunga e proficua frequentazione di Walter Belardi con i classici della linguistica greca e latina, sono da annoverare, a mio avviso, l'approccio rigorosamente filologico ai testi, la puntuale ricostruzione dell'impianto dottrinale soggiacente e coerente rifiuto di semplicistiche identificazioni tra nozioni che rispecchiano teoresi linguistiche affatto differenti. In questi apprezzamenti tributati al collega Romano non è difficile riconoscere la condivisione dei principi fondamentali e delle linee essenziali che hanno sorretto e guidato l'intero percorso scientifico di Gusmani, ferme restando l'autonomia di metodi e l'originalità dei risultati raggiunti nella sua produzione. Il rilievo assegnato alla filologia ne segnala la consapevolezza della centralità del ruolo come fondamento non solo del rigore metodologico, ma come principio di qualsiasi teoresi linguistica che ha nelle multiformi vie della storia del pensiero e delle parole la sua ragione di essere. La filologia, come ben si sa, è il pilastro del sapere umanistico, ma è anche una nozione al tempo stesso univoca e proteiforme. La formazione della parola che fa leva sull'analisi dell'espressione in quanto riflesso del pensiero, ha il termine semantico nel termine logos, sinolo della compiutezza dell'espressione linguistica che ingloba tanto la nozione di testo quanto quella di atto linguistico, così come del pensiero, sia in quanto unità concettuale, sia in quanto processo conoscitivo che vi è sotteso. Per questa proprietà biplanare, la filologia si configura, al pari della lingua, in termini umboldtiani come ergon ed energia. È nota la gemmazione comune di filologia linguistica, che la gemmazione comune di filologia linguistica ha contrassegnato i percorsi e le vicende dell'una e dell'altra con l'alternarsi di connubi e di divaricazioni che dall'antichità arrivano fino ai nostri giorni. Cosicché dell'una quanto dell'altra è possibile delinearne la storia senza tener conto dei loro reciproci matrimoni e divorzi ripetuti nel corso del tempo. Questa divaricazione ci appare oggi tanto più accentuata proprio nel constatare che non solo la linguistica sincronica, ma anche quella che si occupa di diacronia, sembra talvolta fare a meno della filologia, operando per esempio su corpora che tengono conto di occorrenze e non di testi, o su alchimie etimologiche e su unità morfolessicali senza tener conto dei contesti storico-culturali. Ma anche sul versante della filologia la separazione della linguistica è sempre più netta, come si può verificare attraverso le nostre esperienze didattiche con studenti di filologia classica, filologia romanza o filologia germanica, dove le competenze sulla tradizione dei testi e la formazione delle letterature sono soverchianti rispetto alla conoscenza delle lingue che le hanno veicolate. Paradossalmente, il XIX secolo, che ha sancito la dignità scientifica della filologia e della linguistica proprio attraverso il connubio di metodi all'insegna della storicità, ne ha anche segnato la divaricazione. In realtà questo rapporto, variegato e contrastato al tempo stesso, affonda le sue radici già nell'antichità, agli albori del configurarsi dei rispettivi percorsi e delle prospettive a fronte di un unico oggetto che è la lingua. Infatti la prima attestazione del composto greco filologia si trova in Platone, ma non riguardo alle questioni della natura del segno linguistico che animano il Cratilo, bensì nel Teeteto, dove la filologia è messa in relazione alla dialettica, che è il dominio della logica e della retorica. La filologia, in quanto strumento della conoscenza e della sua trasmissione, nasce nell'ambito della filosofia, dunque, nel cui seno, molto tempo dopo, la recupererà Giovan Battista Vico. La scissione tra due prospettive di analisi dei fatti di lingua avviene, almeno sul piano terminologico, in Aristotele, il quale a filologia, che occorre nella retorica, riserva la competenza di un corpus di testi afferenti ad un determinato sapere, che è più latamente quello letterario, mentre l'espressione del pensiero, attraverso il discorso, consacra il termine ermeneia, interpretazione, ed è infatti nel deinterpretazione che Aristotele mette in relazione il processo interpretativo del testo
con le componenti essenziali del linguaggio, le parti del discorso, le unità sintattiche più complesse e la distinzione delle due basilari funzioni logiche dell'enunciato, cioè l'affermazione e il diniego. Più netta divaricazione tra filologia e linguistica si è scavata nel pensiero ellenistico, da cui poi si è trasmessa con alterni passaggi tra Medioevo e Umanesimo fino all'età moderna. Tale divaricazione, riconducibile in termini greci, alla distinzione tra logos e lexis, cioè tra il discorso nella sua integrità che rispecchia il filo argomentativo del pensiero e il singolo elemento che lo compone. A tale distinzione si riportano le due prospettive di analisi dei fatti linguistici rispettivamente rappresentate da una parte dallo stoicismo, attento ai principi razionali e alla funzione dialettica del logos, su cui si sorregge la visione della grammatica, e dall'altra la scuola alessandrina che concepisce la grammatica come conoscenza empirica dell'uso comune fondato su un canone di poeti e prosatori, secondo la celebre definizione posta in apertura del trattato di Dionisio Trace. La dualità greca di logos e lexis sembra ricomporsi nel mondo romano, poiché la traduzione di filologo con dicti studiosus attribuita ad Ennio sembra convogliare nella scelta di dictum il riferimento tanto all'atto linguistico quanto all'usus, che sancisce la norma sulla base dell'autoritas. Ma il dualismo logos-lexis ha un impatto a più lunga gittata, che arriva fino alla dicotomia sussurriana tra langue e parole, giacché nel logos possono intravedersi i principi generali e sistemici su cui si sorregge la langue, mentre alla lexis si può far facilmente corrispondere l'attuazione concreta, ora a livello individuale, ora per specifiche funzioni comunicative. Su un altro versante, il concentrarsi sulla lexis più che sul logos ha avuto come effetto il marcato orientamento, assunto fin dalla filologia classica ottocentesca, verso l'usus scribendi di un singolo autore, di un singolo genere letterario. La ricomposizione sotto il nome della filologia di tutto il sapere, in età tardoantica, viene ricasticamente rappresentata dall'opera di Marziano Capella, De Nuptis Philologiae et Mercuri, destinata ad avere una notevole ripercussione nel sapere medievale, nella quale l'apoteosi della filologia, che si coniuga con l'ipostatizzazione divina dell'eloquenza, è accompagnata dalle 7 arti liberali. Nel XIX secolo, allorché si gettano i fondamenti scientifici tanto della linguistica quanto della filologia, si raggiunge l'apice del loro connubio, basato sul principio della comparazione e della ricostruzione, ancorato al cosiddetto metodo dell'Ackman, a cui segue però, pochi decenni dopo, il divorzio. Della separazione tra linguistica e filologia prende atto già nel 1885 Brugman, nell'osservare che la filologia aveva perduto, o forse non aveva mai profondamente assimilato, l'orizzonte comparativo per confinarsi più nella storia delle culture che in quella delle lingue. Questo era l'indirizzo che aveva dato peraltro alla filologia August Böck, uno dei padri fondatori delle scienze dell'attività. Sulla stessa linea si pone Hermann Paul, il quale, nei Principien, pur ribadendo la necessità dell'interazione tra filologia e linguistica, ne delinea le rispettive aree di pertinenza, che vengono così ripartite. All'una, cioè la filologia, l'uso individuale del linguaggio, e all'altra la linguistica e i fondamenti storici e generali che ne governano il suo funzionamento. Il tentativo di recuperare la dimensione individuale e soggettiva del linguaggio, saldandola con i principi generali che lo regolano, avviene con la stilistica che, con voci diverse, da Bailly a Devoto, da Terracini a Pagliaro e a Belardi, segna un'importante stagione della storia della linguistica di gran parte del Novecento, scaglionata, come diceva prima Marco Mancini, su più generazioni. La questione del rapporto tra filologia e linguistica è tutt'altro che tramontata, anche se non è consueto o non è di moda parlarne esplicitamente. Sebbene la definizione di tale rapporto costituisca il nodo delle basi
epistemologiche dell'una e dell'altra. Se tra i filologi di vari ambiti si tende a fare a meno, salvo poche eccezioni, di confrontarsi con le competenze linguistiche, c'è almeno un settore della linguistica che non può esonerarsi dall'operare con gli strumenti filologici, cioè quello denominato linguistica storica, di cui la filologia costituisce l'asse portante e il connotato fondamentale. Poiché la conoscenza storica è frutto di filologia, è evidente che la linguistica storica, nelle varietà degli approcci e degli oggetti di ricerca, non può concepirsi al di fuori di essa. La filologia dà lo spessore storico alla linguistica, condizione che entrambi gli ambiti disciplinari siano aperti e disponibili a coniugare i differenti percorsi, orientamenti ed obiettivi. In questo panorama, necessariamente cursorio e sommario per ragioni di tempo, possiamo interrogarci sulla visione del rapporto tra filologia e linguistica nell'opera scientifica di Roberto Gusmani. Molto raramente la parola filologia ricorre nei suoi lavori, ma la sua immanenza, come l'odorosa pantera dantesca, è costantemente percepibile. Filologia è innanzitutto per Gusmani l'osservazione del particolare come principio guida dell'analisi dei fatti linguistici, che deve procedere induttivamente. Già Marco Mancini ha parlato di induttivismo. Anche questo non so se l'amico Enzo lo annovererà come nella terminologia di cui fa il censimento. È molto interessante anche tutto questo. Bene, dunque deve procedere induttivamente per pervenire a conclusioni anche limitate, provvisorie o perfino minime, senza aspirare o lasciarsi trascinare dalla tentazione di disegnare quadri globali, classificazioni rigide e definitive e visioni teoriche universali. Fermo sostenitore appunto del metodo induttivo che poggia su concreti dati empirici, Gusmani mette costantemente in guardia dalle teorie precostituite che cercano conferma nei risultati dell'esperienza, talvolta però piegando nell'interpretazione a proprio vantaggio. In questa linea metodologica è implicito il sostegno riconosciuto alla filologia, che nelle sue diverse declinazioni è chiamata a concorrere alla soluzione di problemi per i quali non esiste confine tra logos e lexis. Più esplicito è invece il riferimento alla vocazione storica che la linguistica condivide con la filologia e che le colloca entrambe al centro del sapere umanistico. A tale riguardo è netto il giudizio di Gusmani a proposito dell'attualità della linguistica, il cui rinnovamento non può comportare la rinuncia alla sua collocazione come disciplina storica, che però contribuisce a spiegare il presente. Cito Gusmani: il linguista odierno non dovrebbe esitare a riconoscere l'affinità di fondo che accomuna la sua disciplina a quelle storiche e in generale quelle umanistiche, di cui sarà disposto a condividere il presente travaglio. Queste parole, pronunciate nella prolusione all'apertura di un anno accademico qui ad Udine, sono appunto sollecitate dalla percezione di quello che lui chiama travaglio, che attraversa la disciplina dal fine sostanzialmente del secolo scorso in avanti, alla ricerca di un profilo identitario tra unità e molteplicità di metodi ed interessi investigativi. Tale travaglio è la condizione di cui tutti gli addetti del settore fanno esperienza quotidiana, confrontandosi con orizzonti sempre più vasti, quasi smisurati, o anzi senza quasi smisurati, della disciplina, che pertanto è sempre più arduo dominare simultaneamente da parte di un solo individuo. Tale allargamento ha inevitabilmente incrementato la specializzazione e la frammentazione, ma anche purtroppo l'assenza di osmosi e di dialogo tra prospettive diverse, scavando soprattutto un solco tra gli approcci teorici, i percorsi applicati da una parte e la dimensione e la vocazione storica dall'altra. Il travaglio della linguistica tra XX e XXI secolo viene efficacemente paragonato da Gusmani a quello attraversato un secolo prima, allorché la linguistica aspirava a connotarsi in maniera spiccata come scienza naturale, cosicché le leggi cieche ed ineccepibili soverchiavano l'attenzione per la profondità delle coordinate spazio-temporali,
e dei fatti linguistici, oscurandone tanto la dimensione sociale quanto quella individuale. L'indagine di queste componenti, che secondo l'enunciazione prima ricordata di Brueggemann, fanno parte della Kulturgeschichte e non della Sprachgeschichte, che è relegata appunto relegata alla Kulturgeschichte, relegata ai compiti della filologia. Il travaglio denunciato da Gusmani si inserisce nella preoccupazione condivisa dai linguisti più avveduti della sua generazione, appunto, di rinnovare i metodi e gli obiettivi della linguistica storica con la ricerca del difficile equilibrio tra la tradizione nel cui solco il pensiero linguistico si sviluppa rigenerandosi incessantemente e le nuove aperture disciplinari richieste anche dagli ordinamenti e dalle esigenze della didattica. L'incidenza che le esigenze didattiche hanno avuto nell'intraprendere uno dei suoi più fecondi e originali campi di ricerca ampiamente ricordati, cioè quello dei fenomeni dell'interferenza, viene riconosciuta dallo stesso Gusmani nel suo intervento al convegno liceo degli anni 90 sui percorsi della linguistica storica, che si apre significativamente con il richiamo ad un'esperienza personale al momento del suo trasferimento all'Università di Udine, cioè la difficoltà di proporre un tradizionale corso di indoeuropeistica ad un pubblico di studenti non adeguatamente preparato a recepirlo. E ciò lo indusse a propendere per un corso sulla tipologia del prestito. Riporto le sue parole, un tema che mi parve particolarmente idoneo a far acquisire familiarità sia con la metodologia della linguistica storica sia con i problemi più generali della speculazione linguistica. Questo monito, che tra l'altro ci ricorda come le metodologie della linguistica storica non possano essere dissociate dalla riflessione sulla stessa storia del pensiero linguistico, appare oggi, a 50 anni di distanza, più che mai attuale per le sue accentuate carenze formative, carenze formative della scuola primaria e secondaria, che rendono sempre più improponibile, anche per un corso di laurea triennale in lettere, un corso di linguistica storico-comparativa di stampo tradizionale. Di fronte all'alternativa tra integrare la linguistica storica con modelli teorici precostituiti e percorsi già aperti o invece più proficuamente aprirne dei nuovi, Gusmani sceglie decisamente la seconda strada, mostrandosi sempre riluttante a seguire costruzioni teoriche e schematizzazioni. L'inquietudine di Gusmani è piuttosto per il prevalere di modelli teorici che procedono per schemi troppo rigidi, che tendono ad assumere un ruolo analogo a quello appunto già ricordato che alla fine del XIX secolo svolgeva l'assimilazione dei fenomeni del linguaggio a quelli osservati nelle scienze naturali. Questa preoccupazione manifestata a più riprese è sintetizzabile nell'interrogativo che egli si pone, dandone anche la risposta, con implicazioni metodiche che vanno ben al di là delle scienze del linguaggio. E apro la citazione. La questione di fondo è di carattere generale. Siamo veramente sicuri che il metro per valutare l'attendibilità di un metodo di ricerca e di analisi sia la sua corrispondenza a questo o a quel modello? In realtà, come è riconosciuto dalle teorie epistemologiche più equilibrate, la pretesa di stabilire un paradigma uniforme di scienza è priva di fondamento. In realtà la preoccupazione di Gusmani, che si trasforma in un'originale lezione di metodo, era rivolta non tanto all'elaborazione di teorie, quanto piuttosto al fatto che seguire teorie già elaborate potesse pregiudicare l'interpretazione del dato concreto e di conseguenza precludere la retta comprensione del particolare, del vario, del molteplice di cui si sostanzia la realtà della lingua. Confesso che nel 1974 a me, allora studente, colpì molto l'attacco del lavoro, da definirsi oggi con l'ennesimo anglismo seminale, apparso nel primo volume di Incontri linguistici e diventato il capitolo 14 dei saggi sull'interferenza, riguardante la tipologia del calco, che esordisce con la citazione del Faust: grigia è ogni teoria, mentre verde l'albero dorato della vita.
Il dettato goetiano è accompagnato dal seguente commento di Gusmani, apro le virgolette: di queste parole potrebbero forse far tesoro anche quei linguisti che sembrano mossi più dalla preoccupazione di ridurre in formule schemi, comodi certo e talora anche gradevoli a vedersi, la complessità e varietà inesauribile della realtà linguistica, che da quella in apparenza più modesta di valutare e comprendere i fatti nella loro concreta dimensione storica. Questa visione duttile ci viene suggerita a Gusmani proprio dall'accostarsi in maniera sempre puntuale ed analitica ai fenomeni di interferenza che pongono costantemente di fronte alla necessità di confrontarsi con dati empirici, molto spesso avviluppati in una matasta dove si intrecciano diversi fili che fanno emergere sovente in maniera carsica la storia dei loro percorsi. Nell'interferenza, come Gusmani ci ha insegnato, non sono nettamente tracciabili, almeno dal punto di vista dei loro effetti, confini tra significante e significato, tra forma linguistica interna e forma linguistica esterna, e tantomeno tra lingue di differente appartenenza genealogica, tra i quali la linguistica storico-comparativa pone invece più rigidi steccati. Le pagine dei saggi sull'interferenza ci mostrano esemplarmente come al di sotto della basilare distinzione tra prestito e carico esista una parte sommersa e spesso insondabile di un iceberg che pone di fronte a specifiche difficoltà classificatorie di singoli fenomeni tra varie tipologie di prestito e varie tipologie di calco, sollevando spesso più interrogativi che certezze. In questo ambito la classificazione non è un'operazione meccanica di categorizzazione per genere e specie, ma il disegno di un itinerario individuale e specifico di ciascuna forma e di ciascuna sostanza linguistica all'interno di un panorama complesso, nel quale, in assenza di certezze, è più proficuo e solido per la scienza porre concretamente i problemi anziché dare risposte univoche. Il lavoro filologico è indispensabile nel disegno di questi itinerari e consiste nel ripercorrere attraverso i testi le cronologie e i contesti socioculturali, in cui i fattori semantici tra denotazione e connotazione accompagnano il passaggio di elementi formali da una lingua modello ad una lingua replica, concorrendo a definire il livello di competenza e di coscienza linguistica dei parlanti. Tale compito presuppone una visione allargata e al tempo stesso unitaria della filologia, e in cui l'analisi, appunto, inserendo l'analisi del singolo dato nel quadro del diasistema, di cui, appunto, secondo le stesse parole di Gusmani, il trattamento di un elemento alloglotto non è separabile da quello di qualunque altro elemento di tradizione indigena. Operativamente, dunque, l'individuazione tanto dei socioletti quanto degli idioletti deve avvalersi delle due anime in cui si è divisa la filologia ottocentesca, quella attenta alla Kulturgeschichte e quella invece volta ad indagare l'usus scribendi di singoli autori o lo stile che connota ciascun genere testuale, letterario o epigrafico che sia. Sotto questo profilo, dunque, può cogliersi un'originale visione di Gusmani, anche se non mai esplicitata, appunto, della filologia. In sostanza, dunque, una sana filologia, secondo Gusmani, è attenta a interpretare il dato senza precondizionamenti di schemi interpretativi, che deve amalgamarsi con la linguistica recuperando l'unità del solco in cui è nata e si è sviluppata, che è l'interpretazione del pensiero e della cultura. Questa linea sorregge la sua visione del rapporto tra ricostruzione culturale e ricostruzione linguistica, sostenendo la relatività e il carattere strumentale dei modelli, giacché, vi riporto le sue parole, è solo nella prospettiva del recupero della dimensione storica che il metodo comparativo ricostruttivo cessa di essere uno strumento fine a se stesso ed acquista il suo pieno significato.
Questa linea metodologica, che possiamo ricondurre alla filologia del dato empirico, viene coerentemente riproposta in un intervento a un convegno milanese della SIG che egli ha voluto dedicare ad un tema caro al suo maestro Vittore Pisani, quello della geolinguistica. Su questo filone Gusmani si era inserito facendo tesoro della sua esperienza maturata nell'ambito anatolico in uno scritto di impronta pisaniana, quello dedicato alla distribuzione delle forme sateme in Asia Minore, qui è già stato ricordato più volte da Paolo Di Giovine e da Paola Darden, appunto apparso nella miscellanea in onore di Pagliaro nel 69. L'intervento milanese, che è anche in parte autocritico, dichiaratamente si colloca proprio nella città che lo ha visto allievo dell'autore di Geolinguistica indoeuropeo e denuncia l'insufficienza di modelli per la ricostruzione geolinguistica che non tengano conto della molteplicità dei fattori condizionanti la distribuzione areale dei fenomeni, lamentando l'assenza di questa dimensione proprio in opere di indoeuropeistica di ampio respiro. Ancora una volta, dunque, si sottolinea la necessità che l'elaborazione di modelli non prevarichi lo spessore storico dell'analisi, la quale non deve aspirare appunto a dipingere quadri ampi ed esaustivi o precifiggersi l'elaborazione di altri modelli, ma delineare uno scenario più limitato, precario e modesto, nella quale, nella consapevolezza appunto che, come scrive Gusmani a proposito della datazione dei fenomeni linguistici, qui cito, la realtà che cade sotto la nostra osservazione è solo parziale, mentre il divenire della lingua coinvolge tutto il complesso di sistema con le sue varietà anche notevolmente differenziate. Fine della citazione. Lungo la stessa linea metodologica che ricusa teorie precostituite e modelli a prioristici è la riflessione sul valore dei morfemi, apparso nella miscellanea in onore di Pisani e riproposto come base teorica dell'induzione morfologica nel volume dei saggi. Qui in particolare è possibile apprezzare uno dei punti chiave del pensiero di Gusmani a lungo maturato grazie all'osservazione empirica dei fenomeni di interferenza, che non si lasciano ingabbiare in schemi precostituiti. In effetti, proprio la considerazione attenta di questi fenomeni suggerisce una particolare prudenza di fronte alle teorie morfologiche che considerano i morfemi come unità astratte e semanticamente autonome senza tenere in considerazione la variabilità del contesto storico-culturale che agisce sulla forma interna. Riportando le parole di Gusmani, il morfema, allora cerco di tagliare, il morfema, finisco la citazione, è un valore autonomo rispetto al significato della parola che lo contiene e al rapporto di motivazione che si istituisce con questa o con quella base. La sua funzione si specifica invece proprio in relazione a queste variabili, adeguandosi agli eventuali mutamenti. Questa visione dunque al parlante ha assegnato un ruolo centrale nella formazione della parola, ma anche nella sua definizione semantica. La valorizzazione del ruolo del parlante, che nel concreto consiste nel modo con cui viene analizzata e interpretata la parola nei suoi costituenti, riposa su un approccio filologico attento ai fatti contestuali e ai fattori idiosincratici capaci di favorire la produttività di un morfema e in ultima analisi di essere motore di cambiamento linguistico. Il monito finale che Gusmani rivolge alla morfematica è quello, cito, di rinunciare a perseguire il miraggio di una ricostruzione di valori di sistemi omogenei e rigorosamente definibili, concentrando i propri sforzi nel mettere in luce le concrete linee lungo le quali si sviluppa, ora in concorrenza, ora in parziale sovrapposizione con gli elementi affini, la produttività di singoli morfemi. L'opportuno richiamo alla provvisorietà e delle conclusioni e all'instabilità dei modelli è sicuramente uno dei punti più solidi e fecondi dell'insegnamento di Gusmani,
che lo spinge anche a mettere in discussione, perfino non senza autocritiche, alcuni capisaldi della linguistica comparativo-ricostruttiva. All'elaborazione di questa linea metodologica ha decisamente contribuito il suo cimentarsi in due ambiti di cui lui stesso è stato straordinario maestro e artefice, cioè quelli già ampiamente ricordati e sottolineati dell'interferenza linguistica e delle lingue di frammentaria attestazione. Questi due ambiti, a ben vedere, hanno vari aspetti in comune, che non solo quello di aver appunto aperto due nuove frontiere di ricerca, cosa che di per sé è assolutamente eccezionale, ma anche di aver introdotto nuovi approcci metodologici, rinnovando nel profondo la linguistica storica nella seconda parte del Novecento, di cui appunto noi siamo debitori. Primo denominatore comune che è il doversi confrontare con disiecta membra, cioè la parcellizzazione dei dati che costituiscono tasselli di un mosaico di cui non si intravedono neppure i contorni e che forse è totalmente da costruire. L'interpretazione di questi dati, ancor prima di procedere all'analisi della loro veste formale, necessita di una preliminare contestualizzazione storico-culturale che richiede la conoscenza dei sistemi e delle convenzioni della scrittura e la definizione della natura e del sottofondo ideologico dei testi che li hanno veicolati. L'indagine di tutto questo non è altro che il compito della filologia. Le consolidate esperienze maturate in parallelo nel multiforme campo dell'interferenza nel variegato panorama documentario delle lingue frammentarie hanno consolidato in Gusmani la consapevolezza della fragilità di conclusioni apodittiche e del carattere effimero di grandi costruzioni. Insomma, l'osservazione dei fenomeni di interferenza come quelli delle lingue frammentarie, inserendosi nella cornice più ampia del plurilinguismo, sembra suggerire appunto a Gusmani di rinunciare a grandi architetture per procedere all'ermeneutica dei testi con duttilità dei piccoli passi che permettono di considerare grandi risultati. Passo decisamente e nettamente alla parte finale, o meglio la parte finale, alle ultime parole, nemmeno la parte finale. Soltanto qui, ovviamente, non si potrebbe concludere senza nemmeno accennare un altro importante versante in cui la competenza linguistica di Roberto Gusmani, e forse meriterebbe un altro convegno, ha prodotto risultati di elevata solidità e raffinatezza, è quello del metalinguaggio. Come è noto, il metalinguaggio non è soltanto una funzione intrinseca del linguaggio umano e distintiva rispetto a tutti gli altri sistemi semiologici, ma è espressione precipua del pensiero linguistico, la cui storia è parte costitutiva e ineludibile della disciplina stessa. Gusmani è stato rigoroso analizzatore del metalinguaggio antico e moderno e ne è stato lui stesso artefice e creatore, avendo il grande merito di aver fondato con le sue diverse articolazioni semantico-concettuali la terminologia linguistica dell'interferenza in lingua italiana, senza lasciarsi sedurre dalla tentazione di ricorrere a prestiti non acclimatati secondo una tendenza ormai pervasiva nella linguistica storica. Il lessico metalinguistico creato da Gusmani è frutto di una scrupolosa collazione, anch'essa filologica, non solo di proposte formulate dai classici della storia della linguistica, dall'antichità ad oggi, da Aristotele a Schuchart a Weinreich, ma anche di suggestioni provenienti da figure minori come Fritz Mautner o Werner Betz. Insomma, alla particolare sensibilità per i problemi del metalinguaggio si collega l'ermeneutica di Aristotele, che ovviamente è stata analizzata e toccata con maggiore competenza e spessore da parte di altri, di cui occorre ricordare un filo comune che è solo in una parola: la semantica. La semantica che collega appunto fondamentalmente tutti i lavori dedicati al pensiero aristotelico
E anche a questo non è probabilmente estranea all'esperienza dell'interlinguistica, della quale il ruolo del significato è altrettanto saliente ed incisivo quanto quello del significante. E con questo chiudo, perché credo di avervi portato abbastanza, ringraziandovi di tutto, e mi dispiace di avervi portato ignobilmente questo del mio testo. La ringraziamo molto, professor Pozzetti, per questo suo intervento che richiama, direi, alcune caratteristiche, direi, fondative, insomma, sia dal punto di vista metodologico che teorico della nostra disciplina. È chiaro che il dato linguistico presuppone in primo luogo una corretta interpretazione del dato filologico. Ecco, questo vale naturalmente sia per chi si occupa di lingua antica, sia anche per chi fa ricerca sul campo. Ecco, la definizione del metodo, anche da questo punto di vista, deve essere sempre definita in maniera precisa, ecco, prima di passare all'analisi del contenuto linguistico. Quindi grazie ancora. Forse c'è spazio per una domanda, direi. Se ci sono interventi anche da remoto. Allora, direi che possiamo passare alla relazione successiva, il professor Diego Poli, Università di Macerata, che ci parlerà di dimensione identitaria oggi tra globale e locale. Grazie. Grazie a voi. La comunicazione linguistica costituisce l'aspetto essenziale della gamma dei valori di identità e livelli dell'organizzazione sociale. L'acquisizione politica della nozione romantica di lingua ha portato al principio della sua condivisione entro i confini di una statualità nazionale che si pone in una relazione dinamica con altri mezzi linguistici esprimenti l'appartenenza a gruppi alternativi o minoritari. È implicito nella fattualità che tale relazione oscilli fra i diversi gradi di tolleranza culturale che per ogni singolo caso e per ogni particolare situazione la collettività istituzionalizzata ammette in ottemperanza ai propri presupposti etnico-territoriali. Più di recente, nel ricercare un'appropriata valutazione alla nascente fase caratterizzata dall'insorgere della ideologia linguistica, Gumperz, o Gumpers preferite, ha definito il distanziamento fra comunità portatrici di specificazioni considerate ethnic come la distinzione fra il we code in contrasto con il they code. Attualmente la tecnologizzazione della comunicazione, nello stabilire la connessione fra persone che sono del tutto estranee o che si riconoscono nel limite, se non nella finzione, del ruolo al momento esercitato, richiede un comportamento specializzato in ragione del quale i parlanti, in qualità di attori sociali, sperimentano una interazione fra l'istanza del flusso di informazione continuativo del circuito della globalizzazione e l'attaccamento alla dimensione dei repertori identitari. La circolarità dei processi comunicativi produce l'artificialità della coscienza civica globale riferita alla nuova cittadinanza, citizenship, individuabile nella collettività virtuale della retinanza, netizenship, e interviene nel riassetto delle connessioni per rimescolare le interazioni e i confini fra le lingue per proporre o imporre una lingua dipendente da coordinate spazio-temporali, prive di paradigmi riferiti a un plesso concettuale topo-cronologico, per essere piuttosto indirizzate verso la quasi istantaneità e la asincronia. Rispetto all'universalismo omogenizzante, livellatore delle specificità e disgregatore di ogni differenza, dimostratosi sempre più vorace e aggressivo, è insorta l'esigenza, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, di difendere il valore della glottodiversità contro la glottofagia globalizzatrice, attraverso la ridefinizione dei rapporti con le identità socio-antropologiche particolari. Con lo sviluppo dell'ottica di questo processo multidimensionale
di localizzazione, il complesso delle istanze presentate dal territorio mira a sottrarre le proprie singolarità all'ipoteca posta dalle direttive del condizionamento mondiale, giacché il tecno-economicismo, che mira a imporsi come il pensiero unico planetario, scalza nella presunzione di fungerle da surrogato il dominio ideologico della civiltà significata dalla cultura, con il fine di relegarla a prodotto di folklore destinato a finire confinato. L'alternativa proposta all'imperialismo dell'universale è quella dell'universalismo plurale, in cui la copresenza di altre identità sia garantita nel dialogo e nella negoziazione. Prima che il processo della mondializzazione assumesse rilevanza e quindi prima che i rapporti di distanza spazio-temporale si contraessero, lo scambio comunicativo era diventata materia di profonda riflessione da parte di Roberto Gusmani, il quale venne a sottendere nella nozione di interlinguistica la fenomenologia del contatto fra lingue, realizzatasi in una trazione di effetti a livelli orizzontali, quindi areali e geografici, e a quelli verticali, quindi diafasici e diamesici. Nelle condizioni di bilinguismo e o di diglossia perduranti o modificatisi lungo l'asse della temporalità, l'attenzione è indirizzata alla costruzione di un impianto speculativo atto a fornire la ragione a fatti di lingua che, studiati nelle circostanze del loro accadimento, sono delucidati da formulazioni teoriche. Pur citando a caso, è possibile ad apertura di pagina degli scritti di Gusmani rinvenire espressioni pregnanti per la costituzione del suo apparato interpretativo, in cui la ricostruzione documentaria si coniuga con l'impianto argomentativo. Ecco alcuni esempi. Alla base dell'interferenza c'è sempre un concreto atto linguistico, oppure il prestito comporta sempre ripercussioni sul piano formale, oppure l'integrazione è connessa con le peculiarità socioculturali dell'ambiente. Il complesso delle intersezioni, quindi, diviene il dispositivo di giudizio attraverso cui valutare le situazioni di contatto per comprenderne lo statuto in coerenza con i processi interni alla forma linguistica. In questa feconda riattualizzazione del pensiero del suo indimenticato maestro Pisani e di Ascoli, assunto a guida del suo percorso, Gusmani persegue uno storicismo antimeccanicista che guarda alle condizioni di contatto antropico e quindi alle manifestazioni culturali e linguistiche visionate nel quadro delle interrelazioni ricorrenti su un piano inclinato, una Schiefer-Ebene, secondo la riproposta della Wellentheorie. L'immagine plastica e permeabile del sistema illustrato dalle condizioni del contatto viene a dispiegarsi nelle possibili catene di conseguenze ravvisabili in prestiti, calchi, derivazioni, composti, imitazioni, induzioni di elementi funzionali, neologie, convergenze, avvenute su una variabile scala di grado di acclimatamento o di integrazione. I fatti di interferenza possono contribuire a liberare le considerazioni sulla lingua dalla parvenza di una illusoria sistematicità per ricondurre a meditare sul problema della concretezza e della produttività del modello. Gusmani intende riproporre le ragioni di un insegnamento dottrinario fondato sulla legittimità della sperimentazione condotta sui meccanismi dell'interferenza. Egli riesce in tal modo a pervenire a un'elaborazione della interlinguistica nel mentre la sociolinguistica e la linguistica antropologica americana ed europea si trovavano impegnate nel medesimo campo. L'impostazione impressa ad esempio da Ulrich Weinreich, da John Gumpress, da Dale Hymes, da William Reiboff apre al confronto a distanza con Noam Chomsky sul principio della competenza comunicativa, introducendo la polemica sul presupposto, dato per sottinteso, della omogeneità del sistema in una contrapposizione fra l'idealizzazione e la contestualizzazione che finiva per contestare la competenza grammaticale a favore di una competenza d'uso acquisita come modalità di impiego comunicativo appropriato per le frasi generate o prodotte in quanto possibili.
Nel passaggio a una considerazione articolata di sistema come insieme di repertori, domini di comportamento, varietà di codici, interazioni e osmosi, viene ad affermarsi il principio dell'interferenza di codice e di uso, mentre la teoria di Lebov tenta, attraverso l'apparato delle regole variabili, di condizionare la loro categoricità con i fattori probabilistici dipendenti da considerazioni socio-etnologiche. In Italia il rapporto dialettico fra storia e lingua era stato indagato sin dal tardo Ottocento e il divenire provocato da quell'incrociamento delle stirpe diverse, così Ascoli si esprimeva scrivendo a Pietro Merlo, che rientra negli impieghi appartenenti a un manifesto non scritto. A questo, pur con sfumature diverse, riportano le scuole del Novecento, che hanno elaborato vari indirizzi e hanno assunto svariate denominazioni, con Devoto di storia linguistica, con Pisani di lingue e culture e con Pagliaro di critica semantica. Ogni particolare fenomenologia è calata nella interrelazione in cui alcune reazioni sono assimilate alle specificità della congruenza coreografica dell'Ascoli, così come la sua attenzione verso lo status delle aree laterali dell'indoeuropeo è collegata con la sensibilità per le peculiarità sociolinguistiche delle lingue storiche. Gusmani suggerisce di trarre profitto dai risultati della linguistica del contatto, indipendentemente dal fattore genetico primario, e di astenersi dal procedere nel presupposto che, in riferimento al segmento preistorico, la discendenza sia sempre stata lineare e di progressiva differenziazione, per poi, a partire dalle fasi storiche, essere soggetta a interferenze derivate dal contatto. Nella premessa che Orioles fece al libro di Gusmani, ripubblicato nel 1995, Orioles dice che i contributi di Gusmani, cito, costituiscono in effetti, come le facce di uno stesso prisma, interpretazioni e applicazioni di uno stesso rigoroso modello di analisi, che si dispiega in fluida ma concatenata argomentazione su qualsivoglia terreno di indagini. Chiusa la citazione. Ogni tema, infatti, entra nella composizione dei fenomeni di lingua partecipi della medesima coerenza, trattati da Gusmani con quell'acume, con quel fermo garbo caratteristici della sua personalità, che lo mettevano in grado di andare oltre gli apparenti estremi e di renderli conciliabili. Tuttavia, l'attuale mutamento epocale deve portare a ripensare la lingua nella direzione di una modalità in cui sia ammessa ampia destrutturazione. Rispetto a questa novità, la situazione analizzata da Gusmani si colloca all'interno della linguistica fondata sui parametri derivati dalla storia, dall'antropologia, dalla sociologia e permessi dal funzionamento biologico e non certamente artificiale del cervello, in cui la diversità produce una catena di contrazioni fra gli estremi della espansione di vitalità comunicativa e il rischio di estinzione, e in cui la supremazia egemonica segna l'inizio della dispersione in varietà distinte, quali la trasformazione delle lingue romanze rispetto al latino o delle molteplicità delle lingue arabe rispetto alla norma classica o della incipiente modificazione degli inglesi, di Englishes, rispetto all'inglese d'Inghilterra. Nella previsione distopica di George Orwell, in 1984, il Newspeak, che dovrebbe sostituire l'Old Speak prima dell'anno 2050, con il suo vocabolario forzatamente ridotto e purgato dei termini non allineati con le direttive impartite dal regime, semplificato per rispondere a una grammatica di base e impiegato nel riproporre versioni dei classici della letteratura adattate ai nuovi tempi, era già avvenuto con un Orwell il precorrimento della nostra attualità, e non va dimenticato certamente che l'Old Speak di Orwell è l'inglese. Peraltro, gli stessi inglesi avvertono i rischi cui è sottoposta la loro lingua nel fronteggiare l'inglese d'America, le varietà esistenti nel globo in via di formazione sempre di inglese, l'uso approssimativo e vario da parte di centinaia e centinaia di milioni di persone alloglotte che usano l'inglese, ovvero
un insieme di fattori che rendono molto poco predicibile il futuro della lingua di Shakespeare anche rispetto alle sfide con altre lingue emergenti. Nel rivolgimento in atto, nella configurazione dei rapporti, viene a essere posto il quesito sulla funzionalità di un sistema marcatamente collegato con le realtà storiche entrate in relazione in contesti di società determinabili, con la virtualità di una community connessa viceversa in interazione di rete non prevedibili e non predeterminabili. Più che mai vale qui il messaggio trasmesso oramai nel lontano 1870 da Giovanni Battista Giorgini nella prefazione al nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze, secondo il quale, Giorgini appunto dice, i libri una volta fatti stan fermi e le lingue camminano. Citazione Giorgini chiusa, se non fosse, aggiungo io però, che i libri stanno per divenire il grande assente dell'attuale discussione. La comunità non sarebbe più un'entità osservabile nella dimensione storica, ma piuttosto va considerata, come Etienne Wanger o Etienne Wenger, come preferite, un insieme di comunità di pratiche socialmente condivise, dove l'appartenenza al gruppo viene negoziata nella interlocuzione e dove il soggetto può agire socialmente nei limiti in cui sia partecipe di attività abituali e non sia culturalmente immesso in un tessuto coeso e normato. Questa è la prospettiva fluida del modello culturale e fluttuante del confine di comunità che la moderna antropologia ha fatto propria. Da un lato, pertanto, i gruppi si sentono mossi a risolvere l'argomento delineatosi nella discussione, il cosiddetto thread on topic, e a gestire i problemi secondo i principi di una inedita volontà di democrazia. Dall'altro lato, la possibilità di attribuirsi una identità alternativa, segnalata anche dalla creazione di un profilo, di uno pseudonimo, di un avatar, comporta il dislocamento della realtà in un mondo in cui rivive una rappresentazione mitica favolistica, una cognizione della realtà fortemente caratterizzata da atteggiamenti emotivi e impressionistici, su cui sicuramente hanno influenzato l'immaginario dei giochi di ruolo e le varie diffuse sindromi di Peter Pan, in cui la razionalità viene dall'individuo abbandonata, confidando nella logica dello strumento di cui si serve. Anziché per interpretare la realtà, il mito oramai serve a falsificarla. La convergenza delle tecnologie informatiche nel riuscire a rendere autonome e dominanti nell'uso le modalità di ragionamento spontaneo e quotidiano e di conoscenza esperienziale e riflessa, alternativa al modello cui appartiene la realtà della disciplina scolastica e delle arti sermocinali, quali artificio che da secoli ha formato la civiltà nella quale noi ci troviamo ancora, forse per poco, calati, ha aperto l'orizzonte a una molteplicità di sfide alle quali la linguistica è chiamata a pieno titolo a rispondere, perché da esse è determinata la condizione della nostra attualità. La mancanza di formalismo, la negligenza, la sintesi, gli errori della morfosintassi fino alla battitura sono oramai considerati organici al genere e le loro ricorrenze non sono più in grado da fungere da metro di misura di discrimini socioculturali. Nella visione telematica, la multimedialità recupera il paradigma della scrittura, che era stato lateralizzato durante la fase dei dispositivi telefonici e televisivi, mediante l'interconnessione integrata della intertestualità. La capillare diffusione della comunicazione mediata da strumenti tecnologici ha attirato la partecipazione del comparto del mercato pubblicitario per inserire e frammischiare la commercializzazione impressa dall'aziendalizzazione delle società massificate, giacché la mercantilizzazione del mondo annulla i sensi del limite e della misura e la prospettiva locale diviene equivoca in ragione della sua estensione geografica che è oramai a geometria variabile. Il risultato è la proiezione in una dimensione monopolizzata dalla pervasività dei mezzi di comunicazione
e dalla loro capacità di processare le informazioni sulla stessa cinghia di trasmissione comprendente l'estensione della politica, della finanza e la diffusione del sapere. La portata di questo fenomeno provoca il cedimento della soglia di resistenza a fronte delle trasformazioni conseguenziali negli ambiti della politica, della società, dell'economia, dell'educazione, fino a fornire le premesse per una mutazione della stessa conformazione psicoantropologica dei nuovi soggetti appartenenti all'era dell'informatica e dell'telematica, i quali saranno conformati da un linguaggio banale e generico, attualizzato da un'intelligenza simultanea. Il sapere è quello pratico di un know-how proveniente da un indefinito altrove, che non coincidente né con il nucleo familiare né con l'educazione formale, si diffonde con rapidità inimmaginabile sotto forma di conoscenze non proposizionali elaborate appositamente per una società imperniata sui flussi globali di informazioni. In proposito, pur tenendo nella debita considerazione gli inviti alla cautela, non è possibile ignorare le importanti riflessioni scientifiche attorno alle modificazioni psicotecnologiche apportate dall'intelligenza collettiva, superindividuale e supercollettiva generata dalle reti mediali e artificiali. Sul depotenziamento culturale, sullo stato di dipendenza e di assuefazione nella comunicazione su internet va a inserirsi il problema della gestione passiva dell'interferenza dell'inglese nella globalizzazione, che da nome Darren è considerato il risultato di un nuovo contatto fra lo scritto e il parlato, fortemente condizionato dall'evoluzione di un creolo elettronico. Nulla vieta di ritenere la possibilità che sul palcoscenico della comunicazione prossima e futura la lingua globale si identifichi nel sistema della traduzione automatizzata. A sua volta l'interazione verbale trova una spontanea collocazione in spazi intermedi tra scritto e parlato, resi sfumati e labili per l'erosione di continue modificazioni della scrittura, al punto che il vecchio adagio può essere modificato nel nuovo scripta volant. La posta elettronica, gli ambienti dei chatrooms controllati dagli operatori, gli aggiornamenti immediati tramite l'instant messaging di brevi messaggi di testo, la parvenza di cronologia dei diari multimediali e blog, i nuovi social networks, i gruppi di discussioni creati su rete, tipo newsgroups, web forums, interconnessi dal server, amministrati e moderati secondo principi di parametrazione gerarchica e regolati da un codice comportamentale e comunicativo all'utente al momento della registrazione, tutto questo, comunicato scusate, all'utente al momento della registrazione, tutto questo contribuisce a fondare nuove dimensioni di socializzazione, di controinformazione, di aggregazione, persino politica, per indurre ad atteggiamenti psicologici adattati alla nuova comunità che si dimostra consapevole del potenziale attuale e di sviluppo dello strumento digitale. Le molteplici forme di genere testuali permettono la conversazione nella macrostruttura della simultaneità. Nulla può essere lineare perché nulla è scomponibile in una somma di sottoinsiemi indipendenti, giacché le varie componenti interagiscono per rendere impossibile la loro separazione e si offrono all'osservazione a blocchi non lineari che vanno studiati nella loro intima complessità. I media elettronici modificano, distorcendo il modo di percepire le coordinate spazio-temporali. La linguistica, nata sulla scrittura della lingua, praticata nell'interazione offline, deve confrontarsi con la lingua dell'uso online, in una condizione in cui lo spazio, nell'entrare in contatto con una platea virtuale vastissima, è divenuto irreale e riduce al minimo i tempi di diffusione dei messaggi, la cui circolazione avviene in tempo reale e, potendo ricevere un immediato riscontro, vive in non luoghi, in utopoi artificiali, dove vicinanze e lontananze non sono differenze. Il discorso elettronico sospende e neutralizza nella sua fase di impostazione
e negli scambi ritualizzati i tipi di variazione del repertorio della diastratia, diafasia, diatopia, con un'autonomia variabile nel codice operativo della comunicazione. Tuttavia, nonostante che la scrittura elettronica imponga propria strutturazione alla comunicazione verbale, all'interno dei canali si stringono relazioni indipendenti dalla presenza di persone e si prefigurano progetti di legami sociali privi di barriere fisiche, ma fondati sull'intelligenza artificiale collettiva. I contorni delle diverse stratie sono manipolati fino alla negazione del principio stesso della loro permanenza in una cartografia statica, per essere visualizzati nelle imprevedibilità dell'indeterminismo di qualsiasi posizionamento che finisce per mettere in discussione i parametri sociolinguistici. Vengono a crearsi nuovi luoghi delle comunità virtuali, privi di contatto territoriale, ma collegati dalla prossimità, immersi nello spazio e, come nel nastro di Möbius, di figure topologiche non orientabili, in cui la realtà passa nella rappresentazione e questa diventa una prosecuzione della realtà stessa. In questa dimensione tecnologica si può tentare l'individuazione di alcuni parametri sociolinguistici, a partire dalla operatività nella dimensione della diamesia e in proposito della diatecnia, secondo l'analisi di Domenico Fiormonte. Il tracciato del digitato è rintracciabile nello strumento tecnologico. Il contesto del mondo coincide con i limiti del contorno stereotipato del dialogo. L'impossibilità di vuoto fonoacustico è sostituito dalla sequenza lineare dell'attività degli utenti partecipanti. La diatopia compare come connotazione intenzionale, identitaria ma spesso ludica, e il raffiorare della diafasia determinano un parallelo con il percorso attuato dalle lingue impiegate come codici universali, i quali, allorquando entrano in un circuito di comunicazione, subiscono processi di variazione omologhi a quelli di qualsiasi lingua storica. Sembra avvenire nella mente dell'utente la stessa sovrapposizione del discorso elettronico su quello fonoacustico, secondo una considerazione della Orletti. Ma la diacronia non può essere fissata per mancanza di documentazione, giacché il testo si dissolve nel momento stesso dell'invio e percentualmente sono modesti i casi di archiviazione di corpora, di materiale, e quindi con questo la diacronia ovviamente assumerà una dimensione totale. Ma in conclusione, ci piace ricordare l'attenta osservazione delle corrispondenze formali fra poesia e pittura che già aveva convinto Roman Jakobson della transition from linearity to simultaneity, mentre al contempo la fenomenologia di Husserl cominciava a entrare nei suoi interessi speculativi. Jakobson, tecnico della lingua, ma sensibile poeta e sensibile alla poetica, si impegna a considerare la saldatura fra i linguaggi. Nell'operazione di distinzione del continuum, il riconoscimento della modalità in cui le forme si succedono si relaziona con la comprensione della linearità non lineare collegata alla continuità non continua. Majakovskij, nelle parole di Jakobson, esaltava, cito, il cervello futurista di Einstein nella sua pièce Il bagno del 1929, nel monologo dell'inventore della miracolosa macchina del tempo che sfonda la porta del futuro. Ecco, e con questo e con le parole di Jakobson apriamo appunto l'interrogativo su quello che ci aspetta. Grazie per l'attenzione. Andiamo molto velocemente insieme con il nostro Ernesto Riffo, che abbiamo condiviso tante avventure fin dagli anni evocati da Franco Crevatin in questo suo emozionante intervento. Andiamo a cercare di ricostruire attraverso delle immagini che ci possano facilitare nell'innescare delle idee che sono poche ormai al tramonto,
con questa prima immagine che ci riporta a qualcosa di familiare, il Palazzo Antonini che oggi avete visto e rivisto, ma non avete notato, salvo forse Carlo Consani che mi ha atteso diversi minuti nell'atrio e quindi forse ha potuto notare questa immagine questa epigrafe del Palazzo Antonini che evoca il ruolo del consorzio universitario. Questo palazzo divenne nel 68 sede della facoltà di lingue e letterature straniere in basso nello nucleo storico dell'Università degli Studi di Udine, istituita nel 1977. Chiedo perciò al dottor Lisch una prima riflessione su questa immagine. Bene, buonasera a tutti. Aureoles ha già detto che abbiamo vissuto insieme tutti gli anni da bambini, diciamo, in avanti, nelle rispettive carriere. Quella foto lì di quel palazzo è un palazzo che è stato acquistato nel 1968 dal consorzio di enti locali. Vedo che qua tra tutto il pubblico siamo soltanto 3 persone che hanno vissuto questi tempi. Aureoles, io ed Angelo, che eravamo a quell'epoca. Qual era l'idea di fondo? Non dimentichiamo che Gusmani, il professor Gusmani, non è che verrà all'Università di Udine, verrà all'Università di Trieste, facoltà di lingue e letterature con sede in Udine. E così sarà quando ebbe a arrivare. Io mi ricordo che la prima telefonata gliel'ho fatta io a quell'epoca, perché era stato segnalato che il professor Gusmani, che era a Messina, era disponibile a trasferirsi. Quindi chiedergli se a quali possibilità, con quali elementi, ricordando le cose, no? Ed è stato il primo contatto col professor Gusmani. Quello che ha detto il professor Crevati ha detto giustissimo. Gusmani certamente era schivo e riservato, ma assolutamente pieno di humor e anche con una mentalità estremamente aperta. Quindi quello che credo che noi forse dovremmo insieme definire è la lezione di Roberto Gusmani, non quale lezione scientifica, ma nell'aspetto di una capacità di una lezione politico-amministrativa, che è quello che lui ha svolto a partire da quando ebbe a arrivare, cioè il 72, nell'Università di Trieste, facoltà di lingue e letterature straniere, sede di Udine. Dopo costituzione, o meglio istituzione dell'Università di Udine 77, costituzione nel 78. Questo diciamo, evoca un aspetto importante, il ruolo di acceleratore che la vicenda sismica del 76 giocò per facilitare, per realizzare un'aspettativa locale che navigava così nel vuoto e che ricevette un impulso forte grazie alla vicenda del distruttivo terremoto del 1976, dopo il quale ebbero luogo questi aspetti, questi riflessi legislativi che noi brevemente accenniamo. Mi è piaciuto quell'accenno del professor Crevati sul fatto del ministero che mandava disposizioni strane. Beh, è anche vero che di solito i componenti delle facoltà non conoscevano il ministero. A quell'epoca ogni atto amministrativo era soggetto alla Corte dei Conti. Vi erano controlli preventivi su tutto e ciò sarà sino e un po' meno. Sono tornati. Questo è un buon segno. Tutto ciò sarà comunque sino al 1989, almeno con la cosiddetta autonomia degli atenei. Gusmani si è trovato, dopo i primi 2 rettori, che erano 2 professori dell'Università di Padova, cioè primo rettore, che purtroppo anche lui ebbe a scomparire proprio il giorno in cui si approvava il primo bilancio. Nel senso reale del termine. Sì, esattamente. Il secondo era il professor Bonsembiante, sempre primo di Padova, che nella realtà si trovavano insieme, avevano un'università esistente nella forma, ma priva di sostanza. E in quanto per ottenere il trasferimento di persone e cose, ci sono voluti quasi 2 anni.
tra provvedimenti, registrazioni e così via. Gusmani si è trovato in questa situazione come ripete nell'intervista a cui accennava, non ricordo chi in fase di apertura, ecco, credo, Mancini, sì, ecco. Quella del coniglio. È un altro aspetto di questa intervista che leggo velocemente, perché faremo parlare di più le immagini. Auspicio di Gusmani: ci sarebbe inoltre ci vorrebbe il coinvolgimento di molte più persone nel governo dell'università, perché non è accettabile che parlando con un collega questi mi dica che non si intende di amministrazione. Anch'io ufficialmente non avevo queste competenze, ma per non andare a finire in galera ho dovuto imparare tante cose. È forse utile che certi professori che si interessano di alte questioni filosofiche si occupino un po' anche di appalti. Imparino a non fare pasticci, si facciano una buona esperienza. Come per il militare, uno non deve farlo tutta la vita, però pulire per un po' di tempo la gavetta, ramazzare il cortile, tenere in ordine i vestiti gli può essere utile. Questa era la concretezza di Gusmani, che evochiamo con le sue parole. No, perfettamente centrato. Gusmani si è trovato a essere il primo preside della facoltà di lingua in un momento in cui si era in uno strano limbo tra Udine e Trieste dal punto di vista delle realtà amministrative, diventando poi il primo rettore udinese. Sì. Adesso andiamo velocemente alla successiva immagine. Ecco, nel 7 novembre del 1982, in fondo lo si scorge in piedi a inaugurare l'anno accademico, Gusmani con realismo e a piccoli passi affrontare la crescita dell'università. Questo colpì molto questa iniziativa che all'inizio fu considerata quasi un po' paragoliardica di inaugurare l'anno accademico. La città non comprese sulle prime il significato profondo che può avere nella ritualità accademica l'atto inaugurale. Mi piace dove sono chiamati tocchi coreografici le toghe, no? Ecco, cosa c'è da commentare su questa immagine e che cosa, quale fu l'intervento di un altro quotidiano della città, il Gazzettino, in merito all'austerità? È quello legato a quello che aveva già accennato il professor Mancini, quello della politica di risparmio, no? Ma io credo che nella pubblicazione i protagonisti della nascita di un Ateneo, credo che lì ricordavo un altro aneddoto del professor Gusmani che abbiamo vissuto insieme. Aveva invitato a Udine il direttore generale del Mistero, all'epoca il potentissimo Fazio, forse ricordiamo i nomi, che tutto poteva e tutto disponeva. Mi ricordo che andammo a cena insieme, a fine della cena il professor Gusmani disse si fa la romana, cosa che non fu particolarmente gradita dal direttore, ma senza nessuna cattiveria o ostentazione, era semplicemente una logica. E io vorrei ricordare ancora una cosa, se il professor Robert permette. La capacità di Gusmani in questi campi, quell'epoca, l'epoca del suo rettorato, era anche l'introduzione delle nuove regole, delle prime nuove regole dell'università, con collegio di revisione presieduto da un magistrato della Corte, eccetera, eccetera, controlli interni, per dire così. Beh, l'Università di Udine è stata la prima che ha fatto il nuovo regolamento, per cui mi ricordo che eravamo insieme all'Università di Genova con tutti i rettori dell'epoca, che tutti dicevano è meglio rimandare tutto, e soltanto il professor Guzzani, che ha alzato timidamente la mano alla domanda di quelli del Ministero chi ha fatto il regolamento, aveva questa interpretazione. Del servizio militare è un chi amministra è un ufficiale di complemento, non per questo deve farlo bene. Non a caso si vantò di essere lui il Quintino Sella della situazione rispetto ad altri che invece avevano le tasche molto aperte, però aveva anche ovviamente la visione, non c'era solo concretezza, c'era una visione. Questa visione può essere per esempio riassunta da una frase del genere in cui, sempre nel racconto della sua esperienza universitaria, dice, virgolettato, si trattava di portare Udine, l'Università di Udine, al superamento della passata emarginazione, per un'apertura dell'ambiente locale alle idee e agli stimoli esterni, per un'attiva partecipazione ai progressi della cultura, della scienza e della tecnica, della comunità
nazionale e internazionale. Era una decisione lungimirante e coraggiosa, quindi condivide con questa l'idea propulsiva della nascita dell'Ateneo. Quindi questa è la fase, come dire, pionieristica. Sì, questo è uno degli argomenti che si è molto discusso a quell'epoca. Era quegli aspetti delle funzioni speciali attribuite all'Università di Udine dalla legge istitutiva, che è stato anche il pretesto per superare la vecchia legge Codignola che vietava di istituire nuove università fino a un'ipotetica riforma. Andiamo avanti. E tra queste azioni c'era quella visione di prospettiva. Certo, che vedremo ora nelle slide successive, perché dobbiamo far parlare di più le immagini, noi ci risparmiamo. Abbiamo a disposizione 30.000 battute. Ecco qui un momento il rettorato di Gusmani dura 3 anni, abbiamo detto che lo interpretavano come fatto di servizio, ma anche dopo, nell'84, il rettorato si esaurisce nell'83, ecco, comincia l'interazione con il territorio fruttuosa. L'associazione commercianti rende disponibile un fondo consistente per l'epoca che consente di acquisire il fondo Pisani. Sarebbe oggi possibile qualcosa del genere? Sicuramente poco probabile, poi soprattutto anche per gli interventi che mi hanno preceduto, tutti estremamente interessanti. Le università, almeno questa, vedevo la facoltà giuridica, non vuole ricevere libri, perché ritiene A di non aver spazio, B comunque c'è internet come tale. Quindi è impensabile una donazione per libri. Addirittura anche una donazione gratuita. Crea imbarazzo alle strutture. Crea imbarazzo alle strutture, questo è un fatto. E quindi... Sì, questa è la realtà delle cose. La sede ha dovuto rifiutare, ha rifiutato, togliamo il modale, alcuni lasciti che sarebbero gratuiti. Quindi... Sì, ma come l'università ha rifiutato tutti il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il foro amministrativo che era cartacea. Quindi se uno vuole andare a ricercare del materiale di cui in Inter si trova la massima ma non il testo, non ne avrà possibilità. E vedeva, forse il professor Mancini sa bene, che le nostre normative vanno a ripescare, se del caso, anche il codice del 1865, se serve. La più recente è il testo unico del 38. Sì, addirittura l'anteguerra andiamo. Ovviamente in questo nostro dialogo non ho presentato il relatore, mi sono astenuto dal ricordarne i prestigiosi incarichi istituzionali che ha avuto appunto dal 70 in avanti. Non ho citato le sue funzioni di direttore dell'ufficio di ragioneria, al quale noi ci rivolgevamo in modo molto rispettoso per impetrare ogni possibile supporto, ottenendo quello che lui chiamava l'ascolto. Quindi va ricordato a merito del professor Gusmani che tutte le richieste che lui faceva venivano accolte, perché nessuno poteva contestare l'autorevolezza scientifica e tutti quegli aspetti positivi già enunciati, cosa che non è capitato in molti altri casi, che forse non è il caso che ricordiamo. Ma poi questo lo dirò per iscritto, no? Adesso così accenno brevemente, non è solo una figura funzionariale né tantomeno un Richelieu, sono ben note le sue competenze giuridiche oggi, non solo in materia di lingue minoritarie, come già rilevato da Marco Mancini nel novembre 2018 in un passaggio testuale che è agli atti, a commento di un contributo apparso nella miscellanea a me dedicata. Interesse reiterato di Rich sull'aspetto minoritario in un recente contributo compreso in valori identitari 7, ma di questo non parlo perché mi sento di aver avuto un epitaffio. E facciamo parlare le immagini. Queste immagini sono post, cioè uno si immaginerebbe finita la fase rettorale un periodo così di legittimo riposo, dopo periodi quieti dopo la tempesta. No, non si sottrae Gusmani. Ed ecco una carta geografica significativa. Siamo passati alla seconda metà degli anni
alla metà degli anni '80, non è caduto ancora il muro di Berlino, e questa carta ci riporta a una geometria istituzionale sovranazionale che poteva allora essere foriera di sviluppi superando le barriere del muro, sì, della cortina di ferro sostanzialmente, una aggregazione di regioni transfrontaliere che, superando le diverse appartenenze geopolitiche, trovavano un terreno comune nel fatto di essere regioni confinali che quindi condividevano, ecco, a proposito di aree linguistiche, Carlo, di cui hai parlato stamattina, questa era un'area significativa, un'area che per Gusmani divenne improvvisamente un tesoro di potenzialità che implicavano non solo un comune modo di sentire le cose, un sistema di valori, ma il plurilinguismo. Sì, non dimentichiamo che c'era ancora la cosiddetta cortina di ferro, no? Quindi l'idea di fondo è quella della collaborazione, diremmo attualmente, a livello regionale, non a livello statuale. Per quello sarebbe le regioni dell'Alpe Adria come tale. Poi nasce da qui un percorso, diciamo, di maturazione progressiva che porterà fino alla nascita del Centro Internazionale del Plurilinguismo. In poche battute dobbiamo condensare un percorso di altissimo livello che si trova citato e registrato, però non è male ricordarlo perché c'è questa grande intuizione visionaria di un soggetto che trova un nuovo spazio di intervento militante nella condivisione slavo-germanico romanza di queste, ma c'era anche l'Ungheria, e non capisco perché c'è sempre stata Pavia in questa realtà. Era Longobardia. Ah, ecco perché sì, questo. E apparteneva al Sacro Romano Impero. Passo dopo passo, ecco il passo successivo, l'idea ovviamente di Gusmani, qual era la sua funzione? I rettori si incontravano per conto loro e lui riuscì a costituire una rappresentanza del comitato, il gruppo di lavoro costitutivo del plurilinguismo. Quella è estremamente importante. Con l'aiuto di tale consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari. Qualcuno che doveva mettere il denaro, il pane della guerra, ci voleva, cioè gli enti locali come tali. E da qui l'intuizione del consorzio di sostenere questa idea che si materializzò, ecco, una scommessa di sintesi, una scommessa di Gusmani sul plurilinguismo nasce dall'Alpe Adria e poi si definisce all'interno del Friuli e dell'Università di Udine. Se mi è permesso un attimo, e poi per questo sarà utile forse in conclusione che cosa si può fare ora con le euroregioni. Perché non dimentichiamo che già c'è qua l'euroregione senza confine. C'è ancora. No, esiste. Sì. Come c'è l'euroregione Tirolo tra Austria e Italia. Qua c'è l'euroregione senza confini, solo non funziona. Appunto. Quindi vuol dire l'attualità del pensiero è attuale ancora. Esattamente, questo poteva essere un elemento da riprendere. Andiamo avanti perché appunto c'è una progressione nell'azione, immaginiamo qui una sintesi estrema, ma giorno dopo giorno Gusmani seguiva, tesseva una trama di relazioni internazionali che ovviamente portavano anche contributi per incontri linguistici, iniziative di vario tipo. Questa è solo la punta dell'iceberg. Sempre ancora, ecco qui la sintesi in un notiziario di quelli che Diego Poli, ecco, forse questo si potrebbe riconciliare con la vita vedendo un notiziario cartaceo degli anni '80, ben diverso dallo scenario che ci hai evocato. Ho ritagliato le deleghe che erano assegnate. Gusmani accettava un rettore, ex rettore che accetta deleghe dal rettore. Cioè, questo vorrei notare, questa non si chiude in un perimetro. Presidenza della Commissione per i rapporti con le istituzioni straniere, predisposizione delle convenzioni di collaborazione scientifica con istituzioni straniere, rappresentanza della Regione nel Comitato Scientifico di consulenza,
della conferenza dei rettori delle università, dietro questa polirematica lunghissima si traduceva: io mi occupo di plurilinguismo e loro facciano quello che vogliono. Come si può commentare questa È stato l'inizio di un percorso che da un lato è continuato sino all'ultima slide che vedremo, certo, quella finale, no? 15 giorni prima della sua scomparsa, in un rapporto di collaborazione tra università, più esatti, il professor Gusmani, e territorio come tale, che è andato avanti e ha supportato anche in tutte le azioni che in un modo o nell'altro si sono portate avanti dopo la legge del 1999, quella sulle lingue minoritarie di cui hanno accennato i precedenti. certo, questo il problema era possiamo permettere. Cosa si fa data quella legge? Mi ricordo che il professor Gusmani era un po' scettico, Certo. dicendo qua verranno fuori ulteriori regolamenti, dopodiché ci sarà poco. E così in parte è stato. Proseguendo in questo percorso, abbiamo superato la metà del guado perché dobbiamo accelerare. Sì. Ecco, gli atti del convegno internazionale dell'89 che rappresentarono un altro momento di confronto scientifico sul tema dell'avvicinamento alla costituzione di un centro strutturato. Vede che doveva sempre pagare gli enti locali, Il consorzio. l'università all'epoca non ci credeva poi tanto. Sì. Se non ci fosse quella sigla sotto nel frontespizio, ecco, non volevo dire quello. No, l'università aveva le funzioni speciali e una quantità di risorse, ma non ci credeva. E qui siamo velocemente. Questo è il palazzo che avete sfiorato oggi, quando Poli si è perso per strada e non riusciva a trovare i nuovi palazzi. Questo si è fermato qui. Questa è la ristrutturazione successiva, ma in realtà l'anno istitutivo del centro è la legge delle aree di confine del 91, legge voluta da De Michelis. È stata un'altra intuizione di inserire in questa legge generale sulle aree di confine questo centro internazionale sul plurilinguismo appoggiato all'Università di Udine, o meglio, nell'Università di Udine, con suo finanziamento. Questo va ricordato. Questo è un po' perciò abbiamo voluto citare con forme così rapsodiche ed evocative tanti passaggi, e ne potremmo citare tanti altri, e poi improvvisamente un commento. Siamo alla fine. Sì. Questo non so se ce ne sono, ecco. 13 giorni prima della scomparsa avrei avuto tanto piacere che ci fosse stata la signora Laura Gusmani. Sì, peccato che non c'era, perché in effetti... Poi le trasmetteremo. Qui siamo al 3 ottobre del 2009, 13 giorni prima delle date ricordate. Perché è stato un incontro estremamente importante e che avrebbe portato a notevoli risultati qualora il professore fosse rimasto con noi. Sì. Perché lì era intervenuto anche il ministro sloveno per gli sloveni all'estero. Quello portava a far nascere un rapporto ben strutturato, perché, come vedete, sono anch'io in foto, no? Quindi si ragionava in quel momento lì di portare in quanto possibile l'università nella direzione delle 3 lingue minoritarie, considerato che nel territorio anche della stessa provincia di Udine ci sono le 3 lingue. Sì. Ovviamente, come sempre, qualche volta bisogna dire che l'università non si è avuto fortuna. Il primo rettore scompare il giorno del primo bilancio. Quando si tratta di andare ulteriormente, quindi potremmo dire che così, bisogna essere bravi, ma bisogna avere fortuna. Per chiudere con un ricordo, si chiude il cerchio, una prima apertura di Gusmani a Botuel de Curtine si era già verificata nel 79, quando partecipò a un convegno organizzato a Resia sulla figura borghesiana, sulla figura di Botuel de Curtine. E lì c'è un classico aneddoto che, mentre il presidente della seduta parlava del ritratto di Botuel de Curtine, cadde addosso al presidente Alencek, grande slavista,
colpito da Baudouin de Gournay nel 1979. Qualche volta bisogna avere buone stelle. Un commento finale, dottor Lis? Bene, secondo me la lezione politico-amministrativa del professor Guzmani è estremamente attuale e credo che forse in qualche maniera dovremmo cercare di attuarla nel concreto anche, no? Perché grazie parlando specialmente per le minoranze germaniche, nel cui comitato io ci sono, questo è assolutamente fondamentale. Quindi abbiamo la legge che dà una funzione speciale a questa università. Usiamola. A buon intenditore. Poche parole, grazie come si suol dire per l'attenzione. Bene, siamo arrivati alla chiusura di questa bella giornata in ricordo del professor Roberto Guzmani. Mi fa molto piacere vedere qui anche Elena e Fabio che hanno condiviso con noi tanti anni insieme al professor Guzmani. Grazie per essere qui. Io vorrei concludere con una nota di allegria con la scuola estiva di glottologia e linguistica, la adorata scuola estiva di glottologia e linguistica, che è stata fondata dalla Società Italiana di Glottologia. Insieme i due attori sono la SIG e l'Università degli Studi di Udine. La SIG è nata nel 1970 a Pisa e qualche anno dopo, nel 1975 e 76 sono i 2 anni chiave secondo me della SIG, sono i 2 anni in cui sono state avviate le 2 grandi iniziative della nostra società: il convegno annuale, in realtà nel 1975, anno in cui si è tenuto il primo convegno annuale della SIG, in realtà si sono tenuti 2 convegni in quell'anno. Il primo convegno della SIG è stato fatto qui a Udine, ahimè, abbiamo questo piccolo primato organizzato a Udine il 24-25 maggio e il secondo a ottobre, in un periodo classico dei convegni SIG, invece a Bologna il 25 e 26 ottobre. In questo primo convegno, tenutosi appunto a Udine, andiamo indietro, fu Roberto Guzmani ad aprirlo in quanto direttore dell'allora Istituto di Glottologia e Filologia Classica. Guzmani in questo intervento di apertura fece alcune riflessioni che sono indicative, lo abbiamo già visto, della figura di Roberto Guzmani, non soltanto ricercatore, non soltanto persona delle istituzioni, ma soprattutto docente, legato ai suoi studenti. Guzmani nel periodo di rettorato continuava a fare lezioni ai suoi studenti il giovedì mattina, il venerdì mattina e il sabato mattina. E la domanda è: ma perché professore continua a fare lezioni con tante cose da fare? Perché è l'unico momento bello dell'attività rettorale. In questo intervento d'apertura al convegno udinese Guzmani parlò di varie cose, tra cui aspetti più legati alla nostra disciplina e al ruolo al ruolo docente, e sottolineò l'importanza di salvaguardare un giusto equilibrio tra le tradizionali discipline glottologico-linguistiche, ma la necessità di far tesoro degli stimoli che provengono da nuovi indirizzi di ricerca. L'altro aspetto che sottolineò in questo discorso d'apertura fu l'importanza della formazione delle giovani generazioni di studiosi. Fu qui che Guzmani disse, e leggo dagli atti di questo primo convegno che sono stati pubblicati parecchio tempo dopo, nel 2005, sotto la presidenza di Marco Mancini, il quale nel discorso introduttivo sottolineò il ruolo avuto anche dal professor Orioles per la pubblicazione di questi primi 2 atti dei convegni che erano rimasti non mai pubblicati. Guzmani sostenne questo principio, secondo me importante, che a nessuno di noi docenti può essere indifferente quello che sarà il futuro delle nostre discipline.
a cui dedichiamo gran parte della nostra attività e le nostre forze migliori, ed è palese che tale futuro dipende in larga misura dagli interessi che sapremo suscitare nei giovani che frequentano le aule universitarie e dall'entusiasmo che saremo in grado di comunicare loro. L'anno dopo, nel 1976, si tenne il primo corso di aggiornamento in discipline linguistiche tenutosi a Pisa, un corso molto denso di materie, di discipline, tenutosi a Sant'Anna, a Pisa, linguistica generale Ambrosini, linguistica indoeuropea Gusmani e Campanile, linguistica greco-latina Romano Lazzeroni, linguistica germanica Mastrelli, Mazzoli Porru, linguistica romanza Pellegrini, linguistica italiana Alfredo Stussi, settimana densa, e infine appunto linguistica matematica Zampolli, la linguistica matematica e computazionale. Oggi siamo nel 1976, quindi siamo anticipatori di interessi che oggi sono all'ordine del giorno. Arriviamo all'ultima edizione della scuola estiva di glottologia e linguistica, quella di quest'anno, ripresa dopo l'anno della pandemia che ci ha portato a tenere un corso online. Dunque, quest'anno abbiamo avuto oltre 60 iscritti, al corso online ne abbiamo avuti oltre 100 iscritti. Qui abbiamo appunto la presidente Anna Marinetti, abbiamo il trio bianco, rosso e verde, casualmente in apertura della nostra scuola, professor Orioles e tutto il direttivo della Società Italiana di Glottologia. Qual è un po' la storia di questa scuola del corso di aggiornamento, chiamiamolo ancora così, in discipline linguistiche? Nato nel 76, come appena detto, rimase a Pisa fino al 1981 e fu qui che Romano Lazzeroni ci spiegò cosa successe, quale fu forse uno dei motivi per cui la scuola andò via da Pisa e arrivò poi a Udine, e lo disse durante il convegno per il professor Orioles, e leggo il passo riportato negli atti. Dice Romano Lazzeroni: di ottenere l'ospitalità alla banca a Pisa, di ottenere l'ospitalità della banca mi ero occupato io, perché mio padre era stato presidente del consiglio di amministrazione. Tutor di queste prime edizioni era Edoardo Vineis, allora laureato da poco, poi professore ordinario all'Università di Bologna, prematuramente scomparso. Non fu una scelta felice, perché gli studenti, credo con la tolleranza e addirittura con la partecipazione del tutor quasi coetaneo, fecero ogni notte una tale cagnara con suoni, canti, strilli, lanci d'acqua e di altre sostanze, che quando l'anno dopo tornai a chiedere l'ospitalità, il direttore di banca mi intimò perentoriamente di non farmi più vedere. Fu così, aggiunge Lazzeroni nel testo, che accolsi di buon grado la possibilità di spostare il corso all'Università di Udine, dove arrivò nel 1982. Gusmani all'epoca era rettore dell'università e rimase a Udine fino al 1985. Alcune persone qui di fronte a me hanno partecipato come studenti e come docenti a queste prime edizioni del corso di aggiornamento, alloggiavate alla casa dello studente di via Ungheria, fino al 1995 siamo rimasti ad Udine. Poi, grazie anche all'intervento di Mario D'Angelo e del professor Orioles, ci siamo trasferiti a San Daniele del Friuli, dove siamo rimasti parecchio tempo. Si mangiava molto bene. Si erano già i ragazzi e i docenti erano alloggiati in alberghi di San Daniele. Poi ad un certo punto San Daniele decise bene di non finanziare più nulla, per cui li abbandonammo, pace, e ci siamo trasferiti nel 2012. Fino al 2011 eravamo a San Daniele, nel 2012 siamo trasferiti a Lignano Sabbiadoro. All'epoca era presidente Stefania Giannini, io ero stata eletta segretaria della SIG,
insieme a Stefania decidemmo di cambiare anche il titolo del corso di aggiornamento, che diventa appunto Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica. La scuola estiva si è sempre caratterizzata per alcuni fatti molto tradizionali. Prima settimana di settembre, la scuola si svolge sempre la prima settimana di settembre, apertura internazionale della scuola SIG fin dai primi anni, abbiamo avuto Norman Denison, Morpurgo Davis, Dressler, Brincat, Albrecht, Kavatek, Adiego, e l'ultima edizione del 2002 il Tom Prifti. Per quanto riguarda le materie, trovate tutte le materie impartite nel nostro sito qui all'interno dell'Università della Scuola Estiva. Se guardate un po', abbiamo toccato tutti i campi principali delle nostre discipline. A metà nel 2015 abbiamo deciso di inserire una lezione a metà corso, ospitando un relatore che non era coinvolto nelle attività seminariali. La lezione è partita nel 2015, anzi con due, quella di Romano Lazzeroni, Evoluzione linguistica negli ultimi decenni e prospettive per il futuro, e di Vincenzo Rioles, le politiche linguistiche per la valorizzazione della complessità dei repertori idiomatici. E in quell'anno si tenne anche, non so se qualcuno di voi lo ricorda, il seminario dei corsisti della scuola estiva. Una bella operazione che poi abbiamo abbandonato, e siamo disponibili eventualmente a riprenderla. Era un modo per i giovani per cimentarsi anche di fronte a un pubblico e presentare i loro progetti dottorali sostanzialmente. Abbiamo avuto tra i colleghi alla lezione della scuola estiva Telmo Pievani, tra genetica e linguistica, Francesca Chiusaroli, Paolo D'Achille, Franco Crevatin e Giovanna Rocca. In genere questi momenti si svolgevano durante la visita culturale a metà della nostra scuola estiva, e la linguistica sul campo ha portato i nostri corsisti a visitare sostanzialmente tutte le comunità minoritarie della nostra regione. Qui ho riportato alcune delle tantissime fotografie che ho. Qua siamo a Timau. Qui vedete anche Francesco Sabatini che aveva partecipato alla scuola estiva. Siamo davanti con Velia Plotzner, Timavese Doc. Siamo poi qui a Tarvisio con Stefania Giannini presidente, abbiamo visitato le scuole trilingue di Tarvisio. Qui siamo alla chiusura di una scuola estiva, e questa l'ho messa perché Luca Seriani aveva partecipato a questa edizione. Qui siamo in visita ai luoghi pasoliniani a Casarsa con la direttrice Angela Felice. Visita a Grado e a Lignano, e poi non potevano mettere visita a Gorizia e luoghi ascoliani. Qui siamo proprio sul confine tra Italia e Slovenia, confine non confine tra Italia e Slovenia. Questa è un'altra foto molto particolare. De Toni era stato appena eletto rettore, mi aveva detto: senti, c'è il professor Mancini, invitami alla cena. E quindi abbiamo fatto la cena dei corsisti. Qui siamo alla terrazza Mare a Lignano, e qua questa è l'ultima edizione, no? L'ultima edizione della scuola estiva, dove si mangia molto, ma si fa anche molta attività didattica. E qui abbiamo fatto questa immagine, l'immagine della prima serata, lunedì, cena con appunto Emanuela Colombi, con i colleghi, riprendendo un po' la tradizionale cena che il professor Gusmani organizzava sempre il lunedì sera, il giorno d'apertura e di inaugurazione della scuola. E questo è il gruppone di quest'anno dei 60 dei nostri ragazzi della nostra scuola estiva. La scuola estiva è non soltanto didattica, non soltanto lezione, è anche un po' di divertimento. Non stendo un velo su questo fatto, perché vorrei coinvolgere Francesco Zuin, il quale non sa che volevo coinvolgere, ma ricordo quando Romano Lazzeroni un giorno, loro erano scomparsi, un gruppo era scomparso dalla cena, poi abbiamo scoperto che eravate andate verso Villacco, e il professor Lazzeroni aveva approvato però questa è quello che si deve fare alla scuola estiva di glottologia linguistica. E chiudo la parentesi con
due immagini di Roberto Gusmani, allora preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, e l'immagine del professor Gusmani in rettorato, rettore dall'81 al 93, all'83, scusate. E questa è l'ultima immagine di Roberto Gusmani all'ultima scuola estiva di glottologia e linguistica nel 2009. Anch'io ho alcuni ricordi, proprio come indicato anche il professor Orione, sono un attimo falco sul convegno appunto del 3 ottobre, perché ricordo perfettamente che Gusmani era stato a Trento a un convegno e mi aveva detto: Raffaella, lunedì mattina alle 8 come sempre mi chiami perché riprendiamo le attività. Era rientrato da Trento, io lunedì mattina alle 8 l'ho chiamato in ufficio e non c'era. Mi sembrava molto strano, perché era sempre precisissimo. Ho chiamato casa e non mi ha risposto nessuno. Per un attimo non mi sono allarmato, poi ho intercettato la signora Gusmani, mi ha detto che il professore stava molto male. Quindi questo è l'ultimo ricordo che ho di questi giorni molto tristi. Quindi io vi ringrazio molto per essere stati qui oggi, era molto importante questo momento di scientifico di altissimo livello, tenuto con questi incontri e queste lezioni tenute da colleghi e amici di Roberto Gusmani. Io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati qui oggi, ringrazio il gruppo dei colleghi che mi hanno aiutato nell'organizzazione di questo evento, prima di tutto il professor Rovioles, ma poi vorrei ringraziare Francesco Costantini, Francesco Zuini e Diego Sidraschi, le due dottorande. Grazie a tutti voi per essere qui e do la parola al professor Rovioles per i saluti definitivi e di chiusura di questa giornata. Grazie. Possiamo fare delle promesse ma anche delle minacce. Il parlare, ha detto chiaramente oggi il professor Poli, oggi è il mondo dell'oralità. La scrittura non deve essere abbandonata. Non so se dobbiamo assecondare questa sua considerazione, temo che cercheremo di ripristinare la scritturalità invitando i relatori con scadenze non imperiose e consentendo loro di trascorrere sereneve festività. E poi riprenderemo i contatti auspicando non solo i rituali atti, ma soprattutto la continuità di incontri nelle varie forme, perché gli assetti degli incontri possono cambiare, un momento di rievocazione di Gusmani può essere all'interno di un'altra iniziativa. È importante soprattutto che trasmettiamo, come è stato detto bene nell'intervento di Raffaella Bombi, ai giovani studiosi, ecco, di creare la continuità, uscire da noi stessi e fare in modo di specchiarci in chi si riconosca in questo modello di fare ricerca, di fare didattica, di lavorare sul territorio, di non negarsi a nuove ambizioni malgrado le risorse oggi rappresentino un terreno minato, però ecco, adoperarsi, perché però sempre, è stato detto bene nell'intervento di Mancini nel novembre 18, senza risorse è difficile dare continuità al nostro impegno, ma ce la mettiamo tutta. Grazie di tutto.